Ah, amici bellini, ci siamo? Un po' complicata, ma insieme ce la possiamo fare. Cominciamo. What the fuck? Partire nessuno. Sicuro? Sono sicuro. Ce la dividiamo l'ansia, amici bellini, questo è, ecco, uno dei motivi per cui siamo qui insieme per aiutarci a dividere l'ansia, insomma, a condividere paure, pensieri, paura, hai detto paura? Ah, preoccupazione, forse preoccupazione. Va bene, sti capelli proprio non, oggi non volevo, ma è chiaro, no? Quando è un appuntamento, i capelli non... Ma va bene così, i like preventivi, un abbraccio gigante a tutti voi, vi leggo, vi ho letto, poi la chat ovviamente verrà... co- sono dei cafardici, evidentemente. Ci sono tifosi da Napoli qua nel mio quartiere, eh? Io me le ricordo le bandiere. Non so se andare di birra o Xanax, mischiato... Mamma mia. No, piano, piano. Parto gemellaggio, no? Parto gemellare. Il gemellaggio poi vedremo più in là. Forza Napoli da Lecce, grande Roberto. Ha da passare nottate, però ha da passare nottate c'ha un'accezione negativa di solito, invece no, questa è una nottata che ci siamo meritati e che ci dobbiamo godere tutti insieme. Buonasera, vado a pigliare la mutanda serva. Dai, esattamente. Sono pronto a urlarlo. Dobbiamo fare vedere a Maradona che siamo i migliori. C'è della live in questo Oh, supporto. grazie mille, RC. Bravo, esatto. Chi non tiene coraggio non si cocca, che femmina bella. O coi maschi belli, perché poi dobbiamo essere sempre ambivalenti. Però queste è la saggezza del passato, delle tradizioni, delle cose tradizionali del passato. Sto centrato, penso di sì. Ho preparato anche un po' di cose, non lo so se funzioneranno, bisogna sperimentare. Abbiamo una cosa che potrebbe anche far piacere vedere nel caso in cui... Dove sta? Ecco qua. Pum. Alle mie spalle. E pum. Sulla mia testa. Non lo so, potrebbe anche cambiare il risultato qua un po' in anticipo rispetto a me che avrò un ritardo, quindi voi cercate di non spoilerarvi tra di voi, ma sarà un caos totale. Questa non è una live, sai, polish, bella, bella sistemata, bellina, è una live di un macello senza precedenti. A un certo punto probabilmente mi alzerò, andrò un attimo di là, rientro, dobbiamo vivercela con grande serenità. Ma perché state urlando? Perché urlate? E con molta calma. Giro di basso se succede, certo, e vediamo, ci organizziamo, io non so come fare, ma sarà veramente, veramente un macello. Vai che stasera si vince, grande Emiliano, la recupero dopo, la partita la vedo da solo, lo capisco, amico mio, lo capisco, e qua a New York c'è un macello nelle situazioni, anche io ogni tanto sfioro il pensiero, mo vado con gli altri tifosi, no, no, me la devo vedere con voi prima di tutto, ma nel chiuso del mio ufficetto, perché poi non me la godo nemmeno più di tanto se sto in mezzo alla gente, sento cose, no, vabbè. Intanto vedo immagini di Piazza Plebiscito gremita, è inevitabile, e quindi così va benissimo. Magari vederti. Bravo, nell'ultimo video. Sì. Ma da lì si parte, da lì cresce tutto, nasce tutto.
Ti seguo perché mi piace il tuo modo di intrattenere e filosofare, ma tifo Real Madrid. Ned Snake, parlavo proprio del Real Madrid nell'ultimo video, che è una sensazione il tifare per squadre che sono un po' più abituate a vincere, che noi non conosciamo. Grazie per la tua presenza, mi fa piacere. Un abbraccio a Angelatore, non poteva mancare Angelatore, qui si contano i secondi, anzi attenzione sto Buren. Un abbraccio anche al Daniele Pixel. Mi ha mandato un ippopotamo pixelato che ciompa una 7-up, no, una 1-up. 7-up era un'altra cosa. Grazie mille Daniele. Teresa Pampero Carmen, aiutaci tu. RC che avevo salutato. Buonasera Fabio. Raffaele da Ferrara, un saluto da me e da Chris. Grazie amico mio. Da Milano solo a casa, ognuno, ragazzi, questo è anche il bello. C'è della live in questo supporto. Di riunire la community. Oh, Enrico è partito da Roma in direzione stadio. Dai. C'è della live in questo Da supporto. Singapore, ovviamente. Esatto, prima di tutto ci auguriamo che non esplode l'attrezzatura, perché veramente C'è della sto live in chiedendo- questo supporto. Sto chiedendo di tutto ai miei computer. Forza Napoli, Andy, io mi ricordo di te dalla prima Welcome ora, to the community. alla grande. Pasquale, Pierpaolo, grazie Vale, Marco, ciliegina, bravo la ciliegina, Daniele, quanto è importante esattamente. Speriamo che Amsic ci guarda, eh sì, ce ne sono parecchi che ci stanno guardando, degli ex, abbiamo visto una storia anche condivisa da Mertens, insomma. Non c'è dubbio, gli occhi di molti atleti saranno puntati su questa partita. Da Montreal ci siamo, stanotte non mi ha fatto dormire. Formazione confermata come nella simulazione, sì, caro Gino, simulazione che io ho registrato ieri e l'ho postata oggi perché tanto vi dovevo. Forza Napoli sempre, ringrazio quindi Enrico, ringrazio Michele con il Forza Napoli, ringrazio Alessandro, qualcuno ha detto 90, ma esatto, e non lo possiamo dire più adesso, ma ce ne bastano 82. Ce ne bastano 82. Dai. Saluto dalla Thailandia. Quanti ne siete? Che bellezza. Riccardo. Lasciate i like, ragazzi. Molti erano preventivi. McTominay deve fare doppietta. Vabbè, Fabio, il video vocale è stato buono, nel senso che prima di poter accedere alle cose di Telegram ne devono passare perlomeno 40 ore. Non posso proprio rischiare di fare niente, il telefono sta lontano, ho solo l'altro sistema con l'iPad. C'è della live in questo supporto. Quanto è bello vedere per la prima volta la partita tutti insieme, grazie Valeria. Sì, lo facevamo ogni tanto, poi anche per una questione tecnica, per non impazzire, ho cercato di evitare, mi viene meglio farla registrata, però stasera è una giornata diversa, particolare, e ho anche un motivo mio, la mia live più vista è la Napoli-Verona e non può essere, quindi la speranza. E voglio anche capire, nel caso in cui le cose vanno come devono andare, se il tifoso del Napoli si va più ad accanire quando succede una cosa cattiva o quando succede una cosa buona, perché alle volte anche una situazione cattiva porta più tifosi magari avversari che vengono a lurcare. Vedremo, è un esperimento che dovevamo fare. La famosa pre-action, la reaction pre-action. Rispetto alle altre partite sono tranquillo, grande Sandro, mentre Dario sto morendo. Queste sono le due fasi, vedi? Uno sta tranquillo, uno sta morendo. Forza Napoli Henrix, Pant, presente dalla costa ionica calabrese, Club Napoli soverato, uno scudetto, guarda proprietoria, frittatona di maccheroni, birrone gelate, 10 napoletani a Roma che trepidano. Un saluto da me e da Fran, grande Chris. Io sono tranquillo, qualsiasi cosa succede, o vince il Napoli o perde l'Inter, va bene comunque. Domanda topica, chi segni il gol decisivo, contro chi è più probabile che lo segni?
E vabbè, la probabilità vuole che quest'uomo qua, insomma, che si è preso, non si è preso la pausa, però nell'ultima partita era meno brillante e comunque la stava mettendo dentro, onestamente. E chi ha segnato nella simulazione? Ha segnato Raspadori il secondo e il primo l'ha segnato proprio lui. Quindi tra quelli decisivi io individuo McTominay Raspadori. Chi speri che lo segni? Spero che lo segni uno che non te lo aspetti proprio. Sai che se lo meriterebbe Rachmani? Se lo meriterebbe proprio Rachmani, quello che non ne ha saltata neanche una, quello che viene spesso messo in discussione. Vabbè, ma dipende dal compagno forte che c'ha, e quest'anno insomma non ha avuto sempre Buongiorno, ha avuto ogni tanto Juan Jesus, tra Rafa Marina, l'adattamento di Oliveira. Se lo meriterebbe proprio un stacco di testa di Rachmani, bello imperioso. E così ci siamo, ancora 5 minuti, ancora 5 minuti con calma, abbracciamoci adesso, prima che tutto succede. Ci siamo, che anzi, Elvira, forza Bellini sempre. Manna conferma l'interesse per Kevin De Bruyne, sì, avevo letto sul gruppo, dice non ci siamo solo noi, ovviamente. È una cosa vera, ragazzi, è vero, non possiamo negarcelo, sembrava una cosa impossibile, ma è vera. E dobbiamo capire, ne parleremo, insomma, le strategie, dove vogliamo, che vogliamo fare da grande, se abbiamo cambiato strategia. Vedo giochi di luci, vinciamo tutti insieme. Da Palma de Mallorca ci siamo. Manna conferma l'interesse, l'abbiamo letto. Un abbraccio a Valeria, nessun pompieraggio. Al mio segnale scatenate l'inferno, sto morendo. Ho augurato buona partita, lo so Fabio, lo so, io lo giro idealmente il tuo messaggio video vocale. Saluti, ciao Gianni, saluti da Colonia, abbonato in settimana, esatto, bella community vista anche dall'interno. Ora se voi Francesco non lo vedete con il loghetto degli abbonati è perché c'è l'altro sistema, zitta chissà voi walk, perché ci sono modi di supportare che uno, che contattandomi in privato vi posso dire, ma queste sono cose che non si possono, però il vostro supporto è sempre ben accetto e vi ringrazio. Grazie Donatella, e saluti da Londra, sempre Forza 9, saluti da Taranto. Vedete che mi commuovo se leggo tutta questa gente ovviamente sparsa per il mondo, e raccogliervi tutti qua e tanta roba. Ma manco chat. Inizia. Inizia vuol dire che voi siete molto molto più avanti, no, siete più avanti dell'avanti, non può essere. Mancano 3 minuti. It's 90 minutes to the top if you wanna rock and roll. It's a long way. It's like, yeah, it's not a long way to the top anymore. It's just 90 minutes to the top. La pubblicità durante la live, non lo so Angela, forse ho sbagliato io a cliccare qualche cosa, ma non ti preoccupare. Non ti preoccupare, perché qua stiamo e non me ne vado. A Como c'è il titolare Pepe Reina, speriamo faccia una grande partita, vero? Potrebbe essere l'ultima sua partita. Ci fanno vedere il doppio schermo, ma io ne devo vedere una sola. Paramount Plus. Ansia. Ho visto JJ con la maglietta. Sì, Francesco, sono stati convocati, cioè sono in panchina sia Juan Jesus sia Buongiorno, li ha portati tutti, anche perché vogliono stare in panchina, insomma, al di là. C'è della live in questo supporto. Se fosse ti più 2 euro di ansia. Che siano disponibili o no per entrare in campo, ovviamente vogliono tutti essere pronti e partecipare in panchina. Quindi vediamo. Una diretta, la più importante, grazie Alfonso. Hanno inquadrato Lupetto che abbraccia Starace, che tenero, che bello. Dai, mi inizia le danze, dai, spammo ansia, stiamo volando, a dopo, forza Napoli. Support from Alessandro Di Angelo. Alessandro Di Angelo, qua c'è del supporto in questa live. C'è della live in questo supporto, fammi vedere perché poi Buongiorno è in panchina con tutti voi, perché è come se tutti voi stesse in panchina in questo momento. Alessandro, che ringrazio, trasferito dall'Italia a Bristol, UK.
circa un anno fa, ti ho scoperto per caso, sei bravissimo, ho guardato praticamente tutti i tuoi video, mi ha tenuto compagnia in questo anno lontano da casa, grazie e sempre forza Napoli, sempre. Grazie mille, Ale, mi fa piacere, noi che all'estero, insomma, ogni tanto ci viene un po' di nostalgia, ma sei pazzo? Non vi dico in che termini Alessandro ha supportato. Sei completamente pazzo. Grazie. Grazie infinite. È qualcosa di... Mamma mia, è impazzito. Ansia, vedo Oriali. Quindi tutto a posto. Alzo un po' il volume. È in inglese, non la cambio la cosa, deve rimanere in inglese. Nel frattempo sono sparite le cose, qua si dovrebbe sistemare tutto, non si vede la coreografia. Grazie Ale. Ah, fa maga Bacalacca, non lo so se... Che non lo so se la cosa di... La generosa, vai Politano, con la bimba. Non lo so se la sigla della Serie A. Nicola che abbraccia Stellini perché non c'è Conte, c'è un affresco. Oh, c'è un affresco praticamente di un bambino che strappa, che prende lo scudetto da un bambino dell'Inter. È una cosa di grande classe l'hanno fatta, come se fosse un affresco dell'Ottocento. Oriali bellissimo e va tutto bene. Grazie mille Paolo, è arrivato il momento dall'Olanda. Preparata la campanellina. Io già sento dei rumori incredibili. La porta 442 CBS Sport. E la sappiamo, la formazione, non abbiamo alcun dubbio. Dobbiamo solo capire quanto McTominay sarà sull'esterno e quanto ci sarà avanti Scugnizzi. È bellissima sta cosa. E un abbraccio dalla Sardegna, grazie Francesco. Amici, ora voi sapete, la reaction è la reaction, devo concentrarmi, io mi devo anche scrivere delle cose anche se vado in difficoltà oggi, ma non è che poi uno non fa l'analisi, questa è la partita che va fatta l'analisi lo stesso, quindi io mi devo scrivere delle cose, terrò meno l'occhio sulla chat, voi potete parlare tra di voi ovviamente perché la community è qui per questo, e vi abbraccio e vi bacio, voglio solo tenere l'occhio che potrebbe anche cambiare, potrebbe anche stare avanti la cosa di SofaScore, vediamo, potrebbe essere proprio una cosa pazzesca. Io sono l'unico appassionato della mia famiglia, mi faccio compagnia con te, grazie Emiliano, mi fa piacere poterci stringere tutti no, umilmente, perché umilmente? Idealmente. Forza McFradom, bella lì, gente, Valentino. Finalmente un banderone da curva degno. Bello, Tore, mi è piaciuto. I milanisti sono con voi, Forza Napoli e Forza Como. E ci sta perché i cugini non possono accettare che l'Inter vada a 21. Già di ritardo 3 minuti, ma parliamo di un ritardo generale, non solo io. Cioè ancora non è iniziata, io vedo l'orologio che porta 2:48 in questo momento, quindi sono le 8:48 e non abbiamo ancora cominciato. Ci sono fammi vedere che ci sono dei minuti di... C'è un minuto di raccoglimento, non so nemmeno perché. Pronto col whisky e dopo vediamo se... Oriali stupendissimo, non è iniziato, ok, perfetto. Ah, in memoria di Nino Benvenuti, ok, chiaro. Ha fatto l'elettrocardiogramma, altro che analisi, poi ci sta. Buonasera Emanuele. No, Valentino, ma assolutamente non c'è bisogno. Il cronometro uscirà qua, caro Aniello, perché questo è l'altro computer
e dato che lo sto vedendo dall'iPad per non far scoppiare il computer, non posso collegare il cronometro come faccio nella reaction, ma dovrebbe uscire qui. A che minuto stiamo? E se non è così, sti gran cazzi. Ci siamo, benissimo. Layers. Ok. In questo momento siete entrati in casa mia e questo sono io che quando parte la partita urlo DAI! Parla di anxiety pure me. Va bene. Ready? Stiamo 10 secondi in avanti. È una cosa scandalosa. Io sto live. 10 secondi, 20 secondi in avanti. Non posso guardare nemmeno qua sopra. Va bene. Questa. Anghissà subito aggressivo nel primo pressing e recuperiamo il pallone. Lo ributtiamo in avanti. Lukaku. La liscia. Vediamo un po' che tipo di pressing. Napoli pressa abbastanza alto. Si lotta a centrocampo. Piccoli. E il Cagliari in possesso di palla. Calma. Io la già lo ha su cosa, perché siamo veramente a... Oppure devo coprirlo con me stesso. Vabbè, già fatto. Posso fare una cosa, però. Una cosa la posso fare. Poi dipende se ci sono i marcatori. Vabbè, insomma, basta. Anghissà nel centro di cerchio campo. Rachmani in zona terzino. Dai Politano. Politano va fino in fondo e ci prova col destro. Primo angolo per il Napoli. Matteo, fai il bravo. Matteo Bonetti, fai il bravo. Festive, va bene. Che cosa abbiamo detto? Vediamo, dai. Uno stacco di testa imperioso, lo stesso Olivera, poverino. Maro. Rimaniamo in possesso di palla con Spinazzola. Raspadori si abbassa, la riceve e serve McFratham. Prova a metterla in mezzo. Oh, Lukaku! Bloccato da Jeremy Mina. Jeremy Mina. Ma palla recuperata da Olivera. Fallo. Fallo interessante. Punizione interessante. Bravo Olivera. Impressione alta. Recupero palla alto. Pallone piede sulla caviglia. Sulla palla va Raspadori. Si avvicina anche Gilmour. Ma è Jack sulla palla che credo voglia metterla in mezzo. Gilmour prende una rincorsa come se la mettesse col sinistro, quindi chiunque l'ha visto giocare mezza volta sa che non la può battere di sinistro. Lo fece una volta Zielinski con quella finta. La finta, infatti. Raspadori prova il cross, il traversone. Messo fuori, la recupera però Politano. Politano, due avversari, la mette in mezzo, ancora un angolo.
Sbracciano Di Lorenzo, c'è il cross di Politano, la respinta del portiere. Ancora Raspadori, mamma mia! Di tanto fuori! Di sinistro, lambisce il palo. Su questo rinvio non convinto. Raspadori, il primo tiro serio. Fuori di poco. Devo spegnere qua. Devo spegnere qua perché sennò vedo, per sbaglio vedo. Troppo avanti purtroppo con il cronometro. Non si può fare. Ci abbiamo provato, non si può fare. Arrangiamoci. Di testa Anghissà. Fate conto, adesso vi dico quando siamo al quinto minuto. Quinto minuto in questo momento nella mia... Calma. Anghissà praticamente in verticale, Gilmour, Anghissà e Raspadori a centrocampo. Ora avanza Olivera. Colpo di petto di Lukaku per Raspadori che allarga, per Politano che la mette giù bene. Ancora Raspadori di tacco per McTominay, si gira lo scozzese ma non riesce a servire un compagno, prova a ripartire ora il Cagliari, ma la palla è fuori. Ma io di tanto Raspadori, di tanto. Ah, ma capite, Matteo, basta con la pressione, non ce la chiamare. Stiamo giocando a palla, adesso la palla sta rotolando, la pressione no, è solamente tua. McTominay, bella palla per Raspa. Il pallone in mezzo, Anghissà! Di testa non ci arriva di poco. La recupera però Politano, non molliamo. Il cross di Di Lorenzo. E ora prova a ripartire il Cagliari. Fischi assordanti, quelli che stanno a fare, fischi assordanti. Ovviamente il Napoli che si butta tutto in avanti deve adesso andare a coprire. Lo fa con Politano. Che tocca la gamba di Viola. La posizione di Raspadori era buona sul passaggio di McTominay. Il cross di sinistro anche, leggermente troppo alto per il terzo tempo di Anghissà. Buon inizio di Raspa. Calcio di punizione ora per il Cagliari, una sorta di corner. Avanzano tutti quelli alti, i piccoli che abbraccia Anghissà, che viene spinto da Mina, un macello in quell'area di rigore. Serve freddezza, serve calma, serve il colpo di testa di McTominay ad allontanare. Rachmani a terra e la penna che controlla le sue condizioni. Bene McTominay qui, la spizzata ad anticipare tutti. E poi Deiola in caduta, praticamente ha toccato Rachmani. Palla ancora per il Cagliari che prova sul lato destro dove va in difesa Raspadori che ribatte il cross in fallo laterale. Zortea lascia il pallone a Zappa che ora scambia con un compagno, ancora Zortea. Ci prova, credo questo sia Macumbo e c'è un calcio d'angolo per il Cagliari. Stellini in piedi.
Calcio d'angolo per il Cagliari. Ribatte sul primo palo. Ancora Raspa. Molto caldo nella partita. No, quale multicast? Paramount Plus, ma già avrei la partita mi. Non scherzare. Ancora raspadori di testa ad allontanare. Vola Spina! Spina recupera il pallone, si invola da solo, aspetta l'arrivo di qualche compagno. E bravo Spinazzola, serve, attenzione Gilmour! Gilmour! No, però dai. Voglio rivedere perché mi sembrava abbastanza facile quello che Gilmour avrebbe dovuto fare. E poi Politano. Gilmour? Bravo Spina? Gilmour che ha seguito. Prova. Proprio l'ha tirata un po'. E poi Politano. Insomma, senza girare il portiere. Cerca di metterla così. Il portiere fa una buona parata. E poi Politano la alza. Ma la alza troppo. Due occasioni ravvicinate abbastanza clamorose per il Napoli. Sale l'XG. Calma. Dovete stare calmissimi. Ma proprio calmi. Lo so. Raccomari le ha giocate tutte, lo so. Pallone profondo per McTominay, ma troppo lungo. McFratame. Si riparte da Di Lorenzo che serve Anghissà in profondità. Seguito da Lupetto. Anghissà si ferma. Chiama a sua volta Politano che gli ridà il pallone. Si muove Di Lorenzo. È buono il pallone di Anghissà. Di Lorenzo il cross. La parata. Scerri anticipa Lukaku di un secondo. Ottimo il movimento di Di Lorenzo. Il pallone era buono. Il pallone era buono. È stato coraggioso Scerri. Dilo cross. Altro angolo per il Napoli. Il cross di Politano molto sul portiere. Ancora ci prova Raspadori che la rimette in mezzo Di Lorenzo. Politano la rimette dentro. È uscita? Non è uscita. Gioca Oliveira. Mettila bene. E adesso l'hanno chiamato. In pressing Anghissà. Rilancia il portiere ma direttamente in fallo laterale. Elia Caprile. È vero. Prova Spinazzola a sprintare sulla sinistra, il pallone in mezzo, ribattuto, fallo laterale per noi. Spina cerca di servire McTominay che viene strattonato, si rialza lo scozzese senza lamentarsi. E ora fallo chiamato per il Napoli, trattenuta su Oliveira. Piccoli fa il bravo. Non ti posso dire come ti appelliamo sul gruppo Telegram perché non mi sembra il caso, ma fai il bravo. Questioni fantacalcistiche alla fine. E sì, Spina.
Il Napoli ha preso il campo. Adesso attacchiamo con tutti gli effettivi. Politano prova a puntare ancora Luperto. Ancora Politano, si libera col destro, controlla Rachmani. Rachmani parata! Non è finito. McTominay ribattuto. Spina, non è finita, la mette in mezzo. E siamo già in quasi assedio. No, Rachmani, mamma mia, io se segna Rachmani Amir parato. Strattonato Politano, l'arbitro lascia correre Anghissà. Di Lorenzo, Gilmour. Ancora McTominay, allarga il gioco sulla destra il Napoli, adesso il cross di Raspadori, Luperto anticipa Lukaku, ci siamo, stiamo facendo la partita che dobbiamo fare. Rachmani, il destro un po' centrale. Ancora il Napoli con la catena di destra. Ora allarghiamo con Gilmour. C'è mia madre che mi ha mandato un messaggio. Non posso. Si sta a casa. McTominay viene spinto fuori area. Ma riparte il Cagliari. Ma dove vai? Il capitano si riprende il pallone e ricominciamo noi, perché voi non dovete proprio per pensarci. Quando siamo al 16°, come non potete vedere qua, poi faccio il taglia e cuci della reaction, se voi lasciate il like lo faccio. Jeremy Mina anticipa Lukaku. Lukaku, tu un duello devi vincere. Io non voglio che li vinci tutti, non c'è bisogno, ne devi vincere uno decisivo, che apra poi lo spazio a qualcuno che entra e stiamo a posto. Fallo non chiamato a Gilmour, forse c'era, ma andiamo avanti. McTominay quasi si scontra con Raspadori. Il Napoli continua la sua azione d'attacco, si riparte da Rachmani. Di Lorenzo in posizione di mezzala. Chiama a sé Gilmour che la ridà sulla sinistra per Spinazzola. Punta l'avversario Spinazzola, entra in area col pallone, il cross sul secondo palo. Non ci arriva nessuno. Spinazzola chiama Frank e rivediamo il tentativo di Rachmani che in caduta non riesce ad angolare molto. Il tiro non è fortissimo e Sherry la para facile. Nicola comincia il suo show, sempre molto attivo sulla panchina. E ora il colpo di testa di McTominay, dobbiamo mettere il pallone a terra. McTominay, non lasciarla andare perché sei tu, di testa sulle palle vaganti. Bravo. Bravo Anghissà. La mette a terra e ripartiamo. Palla a terra. Questo è il Napoli. Con calma, senza dover avere affanno, senza paura, senza ansia. Olivera per Rachmani. Ancora pallone in profondità, stavolta per Lukaku che lotta con Mina, la mantiene Lukaku questa volta, riserve Politano. Adesso Lukaku è rimasto un po' decentrato, Mina lo ha lasciato e adesso Lukaku è in zona Augello. Potrebbe essere anche una soluzione ogni tanto uscire dalla posizione centrale per scompaginare. Avanza Rachmani. Ora è Gilmour che prova a far girare il pallone su Olivera.
Il Napoli con la solita impostazione a 3 con Gilmour tra i due centrali. Si abbassa ora anche Spinazzola per dare una mano. Pallata di Politano verso Lukaku che prova la sua lotta con Mina. Stavolta l'aveva quasi fatta. Mina però... l'hai preso, Politano. Luca. Ma veramente stiamo facendo? Cioè quello se lo abbraccio, lo butto a terra, Lukaku sta così, la palla è lì. Non la può prendere perché te lo sta tirando, ha dato il fallo al contrario, signori miei. Che cos'è questa roba? Vabbè, è stata una cosa comica. Andiamo avanti. Sherry con il numero 71. Colpo di testa di Anghis Sainz, segue il pallone Raspadori. Gol a Como. O di chi? Però. Inter. Per il Mesina, perché poi ho fatto bene a togliere la classifica. De Vrij. De Vrij. Ma il pubblico sta cantando, io non lo posso sapere, io voglio capire se ci sta una spinta importante. Si sente qualcosa? Sì, dai. Olivera in possesso palla, chiama Rachmani. Adesso avanza l'uruguagio. Si muove Spinazzola, gliela serve ora. Spinazzola verso Lukaku che la mantiene per l'arrivo di McTominay. Raspadori prova dalla distanza. Pallone ribattuto, ancora un rimpallone. C'è un po' di confusione. E fallo. Fallo su Rachmani. Certo che è un must win. Se avessimo potuto battere quel rigore sarebbe stata un'altra partita. Ma noi dobbiamo vincere. Lukaku la sposta per Raspadori. Raspadori ancora un movimento di gambe. Viene messo giù. Recupera il pallone facile Spinazzola. Si stava rotolando Raspadori. Voglio rivedere quell'azione. Si ferma quasi Di Lorenzo per chiedere un controllo, credo si sia rialzato in questo momento Raspadori, ma voglio immaginare che al VAR siano super attivi a cercare ogni minimo contatto, voglio immaginare. Calma. Calma. Qua c'è un problema, chissà se mi senti.
Immagino che voi mi sentiate ancora, ma non mi vediate. La partita va avanti. E come prevedibile salta tutto. Lukaku! Ci sono, non vi preoccupate, ci sono. Spadori, il corner! Ci siamo, non vi preoccupate, vi state preoccupando senza motivo. Serve un momento di pausa, va bene. Va bene così. State preoccupati, ma che vi preoccupate a fare? Vorrei sapere che vi preoccupate a fare. Avanza Olivera, non vi preoccupate. Devo semplicemente riavviare, ma voi non vi preoccupate. State lisci, state tranquillissimi. Non c'è nessun problema. Non vi muovete da qua. Baronnami! Vedi, non è successo niente. Come vedi, non è successo niente. Adesso è tutto a posto. Noi
No, 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 ho mangiato prima. Ci siamo, datemi conferma. Datemi conferma che ci siamo e che è tutto a posto. Che cos'è? Che cos'è? Con la schiaffo a Raspadori. Schiaffo a Raspadori senza motivo. Scenate? Vediamo. Secondo me Olivera c'ha Itta Di Lorenzo, gioca a pallone. Giochiamo. Tutto ok, a posto, grazie ragazzi. Scusate i problemi. Ce l'abbiamo fatta, siete belli che siete rimasti. La penna, non farmi ridere e vediamo di fare le cose come si deve. Ammonito Politano, perché? Vorrei sapere, vabbè. Cioè, De Iola fa fallo su Di Lorenzo. Qual è il problema? E questo colpo su Raspadori? Niente? Va bene. Ah, ma è pulito, cioè non possiamo aspettarci nessun tipo di trattamento. Non c'è dubbio. Stanno controllando, perché comunque gli dà un pugno in faccia, cioè gli dà la cosa della palla ferma. La paterna arbitrale. Raspadori sta spiegando a tutti quelli del Cagliari che magari non hanno visto, che ci può stare che non hanno visto. Mi ha dato questo qua in faccia. Ditemi se è una cosa normale. E se vi mettete nelle orecchie, l'abbiamo sentito nel controlli VAR, AVAR, Open VAR e Open VAR, è peggio perché lo confondete solamente e possono succedere cose che non... Lasciatelo parlare. Non devi essere infortunato dal colpo per dargli una valenza. Ritorniamo al discorso. Gimenez che dalla comitata viene espulso. Quell'altro che dava la comitata, che era Beukema, che dalla comitata e non viene espulso. Cioè non viene chiamato il fa. Quanto tempo vogliamo perdere? Io devo andare live. Sono già live. Ma lo vuoi chiamare al monitor? Cioè, voglio dire, il tempo che passa, no? A cosa serve? Fagli vedere le immagini. E decide l'arbitro. Ma io veramente, È incredibile. Che stiamo facendo? Stiamo aspettando che sta succedendo qualcosa pure a Como. Cioè, si può sapere. Dopo tutta questa cosa niente, non lo fanno nemmeno vedere.
nessun replay mandato. Cioè, la regia ha pensato bene di non farci vedere a noi nessun replay. Che magari. Siete proprio simpatici. Siete proprio di una simpatia naturale, proprio innata. Wow. Ok. We're good to go. Ci hanno fatto perdere 10 minuti per senza niente. No? Putimmi un cappello. Mamma mia, no, chi era? Ancora Raspadori. D'altra parte, quando tu interrompi poi l'inerzia di una squadra che sta attaccando, e chi ne giova? Vedi, qua per esempio Spinazzola ha detto, ma fammi un cappello, tanto voi controllate e niente succede, state solo rompendo i coglioni che praticamente non ci fate giocare. Dai Scotti, dai! Mamma mia, voglio. Vabbè, Olivera in possesso di palla che avanza col suo sinistro, serve Spinazzola che di prima la mette in mezzo alla cieca. Ora è Scott McFradden che la mette a terra e serve Rachmani. Rachmani la allarga per Politano che la controlla col destro. Si muove, Politano mette il pallone a terra e la ridà ad Amir. Che avanza, palla al piede, arriva Di Lorenzo che gliela serve di nuovo e adesso finalmente il pallone arriva a Raspadori che trova un buon passaggio per McTominay, ancora Gilmour che cambia tutto verso Di Lorenzo. Avanza il capitano col numero 22, torna indietro però da Rachmani, ancora Gilmour, un passo in avanti, palla a Spinazzola che ora è isolato, 1 contro 1, va Spinazzola. Prova il doppio passo, riesce ad avanzare, il cross ribattuto in angolo. Il famoso punto a punto, Il punto a punto, Raspadori, il colpo di testa. Colpo di testa di Olivera fuori. E probabilmente ci poteva stare anche qualche calcio d'angolo, ma proteste leggere di Olivera a riguardo. Guardo e lo riguardo. Ma replay su quella cosa non li abbiamo potuti vedere. Vabbè. Bless you! Anchissà! Serve Di Lorenzo che allarga su Politano. Prova l'1 contro 1 ora Politano con Augello. Ancora Politano, palla sul destro, il cross leggermente deviato, Spinazzola, Scerri! Ancora Spina, che cacchio! Quante parate sta facendo questo portiere Scerri? No, vabbè, dai, fai gol, fai gol. Fai gol. Raspadori, il cross al centro, Jeremy Mina. Politano la lascia andare in fallo laterale. La rimessa, cerca di risistemarsi il Napoli.
lascia l'incombenza di Lorenzo, la famosa incombenzo. Ma il replay proprio niente, oggi proprio il regista in vacanza. Manco il replay dell'azione di Spina si può vedere. Cross per che scavalca McTominay, ma Raspadori è indemoniato, recupera il pallone, la lascia a Spinazzola. Gilmour, il passaggio per Anghissà, il controllo e poi l'esterno, difficile. Ho pensato una cosa difficilissima. Shade should have done better with a few of this attempted punches out and just not clear the ball far enough away from the danger area. La disperazione di McTominay sul doppio tentativo di Spinazzola. Quando siamo al 40esimo e 15 secondi ci sarà del recupero almeno di, credo, di 7-8 minuti, che siamo fermati per tanto tempo. Spinazzola dietro per Olivera, ancora Spinazzola. Pallone in fallo laterale per noi. Vi siete iscritti al canale, Avete lasciato i like. Ci riprova il Napoli con Anghissà. McTominay nel centro di cerchio campo. Si gira McTominay tra due avversari. Palla ancora buona, la recupera Raspadori. Avanza ora Olivera. Si fa vedere Spinazzola sull'esterno sinistro. Il controllo col sinistro. Ora la porta avanti col destro. Spinazzola prova a puntare il suo avversario. La palla in mezzo verso Di Lorenzo. Riprova il Napoli ora sul lato destro. Politano punta l'avversario, stavolta palla sul sinistro, il cross al centro, mamma mia! Mamma mia, mamma mia! L'ha fatto in rovesciata, l'ha fatto in scivolata, l'ha fatto in sforbiciata. Dovete stare calmi. Dovete sicuramente stare calmi. Dovete farmi vedere, perché non sono nemmeno sicuro. La classifica è cambiata. È cambiata di nuovo. La partita è cambiata. La partita è cambiata, ma siamo ancora comunque 30 secondi avanti. McFratama! Lo abbraccia. Lo abbraccia Mazzocchi. Io ha fatto un gol bellissimo. È il gol che aveva provato 2 giornate fa e non gli era riuscito, e stavolta gli è riuscito. Vabbè, è chiaro che è l'MVP del campionato, ma l'avevamo deciso già prima. Fammi rivedere Politano che avanza col sinistro. Il cross è buono. McTominay proprio è una figurina Panini. Strappato, cioè tirato con la maglietta che si allunga, e lui che non se ne fotte proprio, si coordina alle spalle. Non è possibile, ha fatto un gol che non è possibile. Politano assist. No, ha fatto un gol che non è possibile nel mondo dei gol. Calma. Bravo Raspa! Raspa sta facendo una partita incredibile! Recupero feroce sull'avversario. Mamma mia, Raspadori. Bravo. Bravo, lo vuole proprio tanto Raspa. E insomma la simulazione ve la siete visti? Oh, perché a qualcuno non piace. E il primo gol chi l'ha fatto? E i like non li lasciate. E al canale non vi iscrivete.
Dai Napoli, senza paura, vai! Oh man. I think Manchester United thought it was fine to let him go. Maybe that's why they're in 16th place in the Premier League. McTominay Guarda Oriali come calma Stellini. Bravo, bravo Oriali, ma quanto è bello. out on the touchline. Una bellezza disarmante. Oh, what a hit this was. A moment that could be replayed for so many different times. Mamma mia, sforbiciata volante. Top of the league Mentre quello se lo tira a terra. was a thing of beauty. Put it on a poster. Hang it up on your wall. Mamma mia. Painted as a mural somewhere in Naples. Sicuramente lo dipingeranno sto gol. Mamma mia, ancora McTominay cavato. Vai Luca! Non si vede più nulla. E si vedono solo i tabelloni pubblicitari perché poi il green screen con i fumogeni non si capisce niente. This first half. Bravo Olivera, vai Gilmour. Now Napoli are back top of the league. They just have to see this lead out. So good defensively this season, the second best side in Europe's top 5 leagues. Defensively, only Athletic Club of Spain have conceded fewer league goals. Napoli's 27 this campaign. Non si vede dov'è il pallone. Credo che ci sia uno del Napoli in possesso palla, ma non si vede. Through the smoke. Can't see a thing. Chris. Non si vede. Posso immaginare che ci sia sul lato destro stia succedendo qualcosa. Credo che Raspadori, eccolo là, Raspadori e Di Lorenzo in pressing su Yeremimi. Yeremimina! It's the problem. I mean, look at the fans are still jumping up and down. And the problem is Provocatori! going off in the stadium. Arrendetevi! That's happening outside the ground. Look at this. Those aerial scenes are something out of a movie. Noi giochiamo a calcio. Vediamo di giocare a calcio. It is a thick, pungent smell down the air, but a celebratory scent. È vero, quasi riesco a sentire l'odore dei fumogeni. Football fan will know. What a story, though, Scott McTominay. What an unbelievable story. Rachmani verso Di Lorenzo. Il Napoli controlla in difesa, la rilancia. Predicted this. When Scott McTominay 4 sono i minuti di recupero. Attenzione, un rimpallino. Nearly a kind bounce. Ma ancora Scott. Antonio Conte talked about Di Lorenzo verso Politano. Politano di dietro per Di Lorenzo. Ci starebbe bene il secondo gol, ma make him the main io l'ho previsto nel secondo tempo. his country has down the years, Scotland, but at club level at Manchester United, Va bene. thought to not quite be good enough for the level, but certainly they could use a player like him now. As Makumbu is being harried here by Gilmour. Bravo Gilmour su Macumbu. Touch there from Zortea, but free kick given. Buono il pressing del Napoli adesso. There's been a red card as well in the Cagliari match. Pepe Reina on his retirement game has been sent off Hanno espulso a Pevere, ma veramente... Vabbè. in his career. Vabbè, tanto veramente non ha importanza. Non potevamo contare su quello. Are still winning in Como by a goal to nil, but all Napoli needed to care about was getting a victory. Esatto. Will be on Cagliari now to do something in the second. Lupetto avanza col pallone, il lancio in avanti. Fuori gioco. It only Fuori gioco! equally heads it into the back of the net, but the Si ammonisce qua. Cross, colpo di testa, un gol, fuori gioco da un anno. correct decision as we have a look again at the goal. Oh, just such a good ball from Politano. Separation from McTominay and his marker. Just is able to hold off. Ma che gol ha fatto? Ma no, veramente. Pulls off. Scott, guarda Scott come si prende a Rachmani, dice Rachmani niente, perché si stava scaldando Rachmani. Scott McTominay lo ha preso di peso. Lo sta calmando anche Olivera. Examination and Rachmani going head to head there. Bravissimo Scott, questa è la leadership. Questa è la leadership della gente che sta in campo, che serve. La leadership di chi dice non ti scaldare, questi la vogliono mettere sulla rissa, tu non ti permettere proprio, non abboccare. Quello che ha fatto adesso McTominay vale più di un gol. And he's right.
Se l'è preso, se l'è strappato via, gli ha urlato qualsiasi cosa. Non possiamo cadere in provocazioni, questo hanno, questo vogliono. Non può esistere al mondo che perdi la testa e magari un'espulsione di qua e di là, no. Grande Scotti, bravo anche Oliveira che ha calmato Rahman. Calma! Calma. Rachmani, ora il lancio in avanti, troppo lungo perché sta con la foga che gli ribolle il sangue e naturalmente non gestisce più il pallone. Avanza Zortea. Si ferma perché ha Raspadori davanti. Fine primo tempo. Bravo Scotti. Signori, come state? Tutto ok? Ci siamo? Alzati. Ok, no, devo capire perché. Finito il primo tempo. A posto. Sì, Reina era titolare con il Como. Fatto esperto. A posto, state calmi. Il capitano deve... No, veramente ha fatto una roba da capitano proprio. E ma adesso vedo che anche Sasi abbraccia Rachmani. Bisogna calmare. A questo adesso esistono gli spogliatoi. Ed è forse... Non lo so se ci sarà Conte, eccetera, eccetera. Però... McTominay ha fatto una cosa da... La radiocronaca è assente. Cioè, non mi senti? Penso che mi senti. Mi senti? Chiamato il cardiologo. Check del VAR, espulsione. Ma state voi in ritardo? O già è cominciato il secondo tempo? Non può essere pure questo. Io sto male, amici bellini. No, ci siamo, ok, a posto. Calmi, calmissimi, siamo calmissimi. Può essere che i vostri messaggi adesso mi stanno arrivando. C'è della live in questo supporto. Torre Falanga, ho pianto al gol. McTominay sì, è più cap di Di Lorenzo. È una cosa incredibile, è veramente pazzesca, Tore. Io ho visto fare una cosa proprio veramente da leader assoluto. Sì, Mario, sì. Assolutamente sì. MVP della Serie A, non c'era dubbio, anche prima di oggi. Giocatore sontuoso, dominante, decisivo, che gol, mamma mia, state calmi. Grazie Paolo, ce ne farò altre, vediamo per l'anno prossimo, ci organizziamo. Io ho bisogno di registrare, quindi devo organizzarmi tecnicamente, avete visto, salta il collegamento, non me lo posso permettere. Impazzisco, però in una partita così, un gol così epico, è una cosa pazzesca, è impossibile il capitano. Però si devono fare delle riflessioni. Io non gliela tolgo la fascia di Lorenzo. Il problema è capire se alcuni di questi giocatori, comunque vada, magari sono arrivati a fine ciclo. C'è della live in questo supporto. Valentino, non ti preoccupare. Non ti preoccupare. Grazie infinite, amico mio. Non meritava Lenny nell'ultima partita della carriera. Veramente sì, dispiace. Poi non ho visto, non ho proprio idea. Grazie Pierluigi. Sì, tornando indietro dovrebbe uscire. Purtroppo non posso tenere perché non stiamo ad half time, ma SofaScore è troppo più avanti di me. C'è un ritardo naturale da parte di Paramount Plus, quindi con il mio streaming, e SofaScore è troppo più avanti di me. Quindi se vi lascio qua, io per sbaglio alzo un attimo la cosa, vedo una cosa che è successa, la vedo 10 secondi prima e purtroppo non posso farlo. Anche per questo tecnicamente devo trovare un sistema per fare le live, se vogliamo fare le live. E quindi no, ma infatti con molta calma. C'è della live in questo supporto. Con molta calma. Ci vuole Neres per chiudere, sì. Vero Paolo. 3000 battiti al secondo. Con questi del CAI stanno facendo di tutto scarso. Ma è così. È una verità che sono creati da soli. Vabbè, sì, è chiaro. C'è quella storia di Fonseca prima ancora. C'è della live in questo supporto. Dello spareggio con il Piacenza, insomma.
Questo è, ragazzi. Ringrazio Alessandro, mai visto falso 9 più vero 9 di McTominay. Mamma mia, veramente. Che colpo, che modo, perché quello si rende conto, no? Dobbiamo capire che Lukaku non è un goleador. Mamma mia, la festa, che bellezza. Vedo immagini, penso che sia Palazzo Reale. Mamma mia, che spettacolo. Calma, amici, vi do un bacio, vado a controllare un attimo una cosa, devo controllare un attimo una cosa, come a Messico 86. Stai fermo, stai fermo, ferma, basta. Quante cose là fuori, una vita di studio, di suoni e rumori, di lezioni e iniezioni, di musica nelle vene, ma si sa che non segni se la prendi troppo bene. Allora insisti e resisti e capisci ed investi e ti muovi e poi resti e poi molli e fai cambi e poi saltano gli schemi. E Berlino e New York, sarà LA o Miami? Non conosci gli avversari nei compagni del futuro, vuoi giocare, vuoi segnare, ma il portiere non so duro. L'intuizione del 9 con i piedi del 10. Ti distendi ed attacchi e saluti gli amici, mentre vinci e convinci e perbacco e perdinci, ci pensi e rifletti e in effetti non è il gol che tu aspetti a mischiare le carte. È il percorso del fluido e suonare ne è solo una parte. Come a Messico 86, tu trovavi tutti come fece lui, e proprio come a Monaco life is life, e tu non ti arrendi, sospendi e riprendi, sorprendi. Come a Monaco tu ballerai, e ancora la musica a legarci tutti, come la grande mela che non dorme mai, il frutto delle scelte di una vita che racconti coi fatti. È un'arte, una vita in disparte, che sei rock e sei forte, sei sempre in vacanza, il tuo ufficio è una stanza ma ci vai tutti i giorni, poi arriva il weekend così parti e ritorni, come un gioco di gambe che ti fermi e riparti, una finta di corpo, manovra avvolgente, ma la vita non mente, lo fa la gente, disillusi o falliti, incazzati, pentiti, eruditi, tutti esperti e scienziati, sanno cosa dire, sanno cosa fare, questo non mi piace, questo non lo voglio commentare. E tu falli parlare, conosci il segreto, corri a farti notare. E se poi all'improvviso ti devi fermare, come arriva puntuale l'infortunio muscolare, pensi a quello che sei, a cos'altro sai fare. Dalla tua mattonella non ti fanno tirare. Naturale, sei destro, that's right. And music just left, but you still come a Messico 86. Tu trovali tutti come fece lui, e proprio come a Monaco life is life, e tu non ti arrendi, sospendi e riprendi, e proprio come a Monaco tu ballerai, ancora la musica a legarci tutti, come la grande mela che non dorme mai, il frutto delle scelte di una vita che racconti coi fatti. Come a Messico 86, tu trovali tutti come fece lui, e proprio come a Monaco life is life, e tu non ti arrendi, sospendi e riprendi, sospendi, come a Monaco tu ballerai, ancora la musica a legarci tutti, come la grande mela che non dorme mai, il frutto delle scelte di una vita che racconti coi fatti. Prova un tiro mancino e sorprendili tutti, lavori, ti impegni, raccogli i tuoi frutti, ricorda gli amici bellini che ci hanno creduto, quelli attenti e importanti non hanno taciuto, e ricorda il percorso, il sudore e le miglia, tutto passa e finisce, resta solo la maglia, resta pronto a cambiare, a studiare, a imparare. Chi ti soffia la palla non è detto che poi andrà a segnare, allora tenta il recupero e spendilo un fallo, ci sarà un cartellino e speriamo sia giallo. E ora faccio una domanda come un giornalista vero, quanto è bello sto mondo né bianco né nero, ma è cambiato, e tu vivilo al di là del risultato. E tu non ti arrendi, sospendi, riprendi, sorprenditi.
Ci siamo, ci risiamo? Ci risiamo. Abbiamo visto anche lo spugno! C'è gente in chat di grande spessore e voi non avete idea. C'è della live in questo supporto. C'è della live in questo supporto. We are Napoli. We are Napoli. Perché non è uscita? Perché non è uscita? Che sta succedendo? Che sta succedendo? Ciao Davide. A Rachmani gli ha detto usa la testa. Meno male. Però gliel'ha detto anche McTominay. Dobbiamo stare molto calmi. Anzi a due. Non ha senso pensare al Como, assolutamente. Assolutamente. Non ci dobbiamo pensare. Dipende da noi. Dobbiamo fare quello che stiamo facendo. Se gli interisti hanno il coraggio di dire questa cosa, vuol dire che non ci stanno vedendo la partita. E lasciateglielo dire, non ha importanza. Insomma, ognuno può raccontare quello che vuole nella vita. Uno può dire una bugia e dire, lo sai, mi sono comprato una macchina rossa e in realtà tiene un motorino blu. Ma che tu me lo dici, io non è che ci credo e non diventa una verità. Quindi è così. Mac Mentality, Mauro, Scott Capitano. Da capitano, io non voglio togliere roba a Di Lorenzo, non è il momento di parlarne. Però quello che ho visto fare a McTominay oggi è qualcosa di cui avevamo bisogno. Di cui avevamo un gran bisogno. E va bene così. Deve ripartire da lui, il ragazzo è... sì, ha dato una svolta a questa stagione, senza alcun dubbio. Mentalità da gladiatore vincente che non molla mai. Facciamo il secondo che il tram... lo so, assolutamente, Jonsi, hai ragione. Ottimo gioco, sì, amico mio, stiamo spingendo, stiamo attaccando, stiamo creando, senza dubbio, per sfizio. Andiamo a vedere un po' le cose di campo, le cose di SofaScore. Cioè, un dominio assolutamente totale. Mo' vedete questa striscia, tutta la striscia che vedete che cambia colore, che diventa, cioè, è tutto Napoli. Come faccio a farvelo vedere che è tutto Napoli? E come XG, come siamo messi? Insomma, 1,48 di XG. Non lo so in quanti hanno visto il video di attesa, il video di preansia, il video dove ho cercato di darvi anche un po' di tranquillità, parlando non solo delle sensazioni ma anche dei numeri del Napoli. Ho cercato di vederla anche scientificamente, oltre a tutto il resto, insomma, che ci coinvolge emotivamente. Il Napoli un gol lo doveva fare, punto e basta. Poi se è vero che quella media da 1.54... Support from Alfonso Giardino. Alfonso Giardino, fammi vedere. Oh mamma mia, generosissimo anche Alfonso, fammi leggere. Fammi leggere, mi stanno arrivando messaggi da tutte le parti. Allora... Grazie amici, che bello essere qui con voi, che bello poter condividere tutto ciò. Alfonso mi dice, da solo a Roma con il PC e lo smartphone tra la tua live, la partita e la chat con gli amici a Napoli. Grazie Valerio, grazie a te Alfonso, sono proprio contento, insomma sono proprio contento di aver preso questa decisione un po' coraggiosa, ma è così che te la devi vivere secondo me, cioè... Il tema del video iniziale, del video prepartita era proprio quello. Se noi dimostriamo di avere paura, non possiamo poi chiedere ai ragazzi di non averne. E noi dobbiamo andare là convinti. Tutti i discorsi che si fanno durante la stagione hanno un senso, ha un senso farli, perché poi non vuoi mettere pressioni inutili a una squadra che comunque ci ha dimostrato, ha cominciato col Verona in quel modo e aveva dei limiti, però li abbiamo superati insieme, dimostrando delle difficoltà. Va benissimo non dare l'obbligo della vittoria a questa squadra, che non ci azzeccava proprio l'obbligo della vittoria a questa squadra, però lo stare poi davanti per 22 volte, oggi, adesso è il momento di avere fiducia e di infondere fiducia e di spingerli, ragazzi, senza alcun dubbio. E quindi
viamo, viamo da morire. Passato per un saluto e Capodanno. Va benissimo. Top. Sì, sarà un regalo, vediamo se è confermato la trattativa, vediamo se si porterà a termine, non me ne fotte proprio in questo momento. La coreografia della curva B magnifica, sì, mi è piaciuta molto. Negli striscioni non lo so, me lo dovete dire voi. Nel frattempo io vedo i giocatori in campo e nel frattempo mi arrivano messaggi anche da un'altra parte. Non si può perdere tempo. È entrato il sole. Grazie mille. Voi non avete idea. C'è del supporto. Alberto, Tutta la vostra carissima disposizione. Non dico niente, bravo, non dire niente. Non dire niente. C'è attesa perché probabilmente noi siamo pronti, ma si attende anche l'altro campo per questa ridicola. Ah, è partito qua, quindi devo staccare subito qua e andare a morire insieme a voi, a perdere la voce, a divertirci e a vivercela con tutte... Dai, a vivercela con tutta la forza che abbiamo. Lukaku, a sfida con Mina, continuano a buttarsi a terra. La solita sfida tra il numero 9 e il numero 5. Che poi non sono i numeri loro, lo sappiamo, ma quello è il ruolo. A posto, quindi io sposto un attimo qua. Ci siamo, fatemi togliere questo commento. E fatemi guardare il colpo di testa di McTominay, quello di Lukaku verso Anghissà, che però viene anticipato. Riparte ora il Cagliari. Non dobbiamo pensare di abbassarci e difenderla assolutamente, altrimenti andiamo a morire e a finire, non ce la possiamo fare. Il cross ribattuto da Spina, calcio d'angolo per il Cagliari. Ora serve mentalità, serve pazienza, non abbiamo quella padronanza probabilmente di spegnerla alla partita, di addormentarla, di bucare il pallone, quello non lo sappiamo fare. Quello che sappiamo fare è tenerli lontani attaccando. Questo è sicuramente uno. Il cross, attenzione, colpo di testa di Anghissà a liberare, insegue il pallone Viola, insegue il pallone anche Raspadori, molto bene il primo tempo di Raspadori. E ancora un recupero di Jack, dopo il grande Jack. Mamma mia, che partita che sta facendo. Aggiungiamo volume. C'era stato un tunnel ai danni di Olivera, ma Raspadori sta facendo anche il terzino. Calma. Ora il Cagliari molto alto in pressing. Il Napoli prova la pallata. La cicca Lukaku. Vediamo cosa succede. Vediamo come si dispone la squadra. È molto tardi, sono le 4. Sono le 4. Bakumbu. Ora è Lupetto. Avanza Yeremi Mina. Si abbassa il Napoli. Scivola McTominay. Ora c'è un pallone tra le linee. Spezza la linea Olivera. E il Cagliari è costretto a ricominciare da dietro. Il pressing di McTominay. Sale il pressing anche di Raspadori. Cagliari cambia lato e va sulla sinistra con Luperto. Augello. Ancora Luperto. Ora un po' di possesso per il Cagliari. C'era da aspettarselo, insomma, che provassero un po' ad organizzare un attacco. Il colpo di testa brutto di Olivera. Colpo di testa di Olivera che non libera, ma serve un avversario. C'è stato un tiro e un paio di rimpalli. Adesso dobbiamo farli sfuriare un attimo in questa azione e poi riorganizzarsi. Bravo Di Lorenzo per Meret. Calma. Calma. Il tiro
doppio rimpallo tra Spinazzola e Olivera puliti, senza mani, senza niente. E ora prova ad avanzare Matti prova ad avanzare, lascia Spinazzola. The 6 goals, only Denzel Dumfries among defenders in Serie A has more. Gilmour ancora indietro per Meret, si muove Rachmani, lo serve Alex. Rachmani prova ad avanzare, ma adesso ha subito un avversario che gli si frappone And Meret e si riparte da Meret. Olivera prova ad avanzare Spinazzola, McTominay si fa vedere, ora Gilmour. Il Napoli fa girare un po' il pallone, time hero. bisogna farla girare, bisogna trovare lo spazio, bisogna farli andare anche a vuoto e bisogna scompaginare. Si riparte ancora da Meret. Obviously it was Kvaratskhelia 2 seasons ago with Perché parli di Kvaratskhelia? Non devi parlare di Kvaratskhelia, non è il momento. Il Cagliari ora sta cercando di alzare un po' il pressing, il Napoli è un po' schiacciato. Non la buttiamo però. Cagliari getting forward. Adesso la butta Rachmani. Danger area. Prova l'1 contro 1, Lukaku in vantaggio stavolta su Yeremy Mina. Lukaku resta in possesso di palla, lo supera Lukaku da solo davanti al portiere ed è gol! 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 L'ha fatto Lukaku! L'ha fatto Lukaku! Si è tolto la maglietta Lukaku! The two big men, the two main men delivering on this biggest night of Napoli's campaign. McTominay first, Lukaku second. Napoli lead by 2. Nella simulazione il 2-0 l'aveva fatto Raspadori su assist di Lukaku. Ma questa volta... inquadrano Conte. Mani nei capelli, veri o finti che siano. Lukaku... Esultanza anche un po' polemica. Dice l'ho fatto io. Ragazzi, io... mi prendo la soddisfazione di avervi detto quello che pensavo di Lukaku. Tornate indietro e clippate il lancione di Rachmani. Lukaku è dietro al centrocampo, lotta con Yeremy Mina, lo lascia sul posto e lo scavalca con un dribbling secco portandosi avanti il pallone. Il portiere in uscita. Che te lo vuoi, che lo vuoi trattenere, che vuoi mantenere? Il controllo non è neanche perfetto, ma è bravo nel secondo controllo e poi gli fa pure il tunnel. E col sinistro di giustezza, di precisione, la mette nell'angolino e il Napoli è sul 2-0. Un gol, 54 a partita, il che significa un gol e mezzo, un po' più di un gol e mezzo, il che significa più 2 gol che non un gol. 2-0. Ora se finisce così, voi me ne date atto. Se invece ne facciamo un altro perché sta avanzando Politano, il Napoli è galvanizzato, anch'issa, lupetto. Perché dopo la sfuriata iniziale che tu hai controllato, del Cagliari che voleva fare un attimo la cosa così, adesso potremmo anche andare sulla forza, sull'entusiasmo di un risultato che ci premia. E se non facciamo stronzate, ci prendiamo il 4º scudetto. Unbelievable, for real. And here is that look from I mean, this is the very best of Lukaku. It's vintage. Vintage Lukaku, è vero. Questo è il Lukaku di un tempo. Ma se gioca sempre spalla alla porta è normale che deve fare a sportellata. Il giallo a Lukaku ci sta. E ce lo scriviamo perché si è tolto la maglietta. taking his shirt off, but he won't care. Avanza McTominay. Politano, ancora McTominay. Losing his footing that little bit. No better time. Ora serve testa, serve calma, non bisogna scoprirsi e bisogna difendere bene. Rachmani, bravo. Talk about today. And there was still tension in the air, right? It was just that one goal that separated the Scudetto from Napoli and Inter. And
Had Lukaku not scored that goal, there would have been word coming to the stadium that Inter got their second. L'Inter ha fatto il secondo, ma pure noi. Quindi non giova. Looks like it's still job done as Piccoli Di Lorenzo anticipa tutti e conquista il pallone. Lo lascia a Spinazzola che ora serve Gilmour. Si gira. Billy. Lo potete chiamare Gilmour se volete. Non penso che lui si offenda più di tanto. Sta cosa incontro non l'ha mai capito perché Gilmour proprio non gli esce, non gli viene. do so here. They did so in Udine. Palla per Rachmani in posizione di terzino destro. Just different when you do it at home. Adesso è Anghissà addirittura a fare End of the season. regia con Gilmour davanti a lui. E ancora il pressing di Raspadori porta il Cagliari a buttare la palla in fallo laterale. Club history. Out of play now for a throw in to Napoli. We saw scenes all day of everything in this city draped in Napoli colors and shrouded in Napoli flares. This is the dictionary definition of a one-club city. They live and breathe. Lukaku sale a 14 gol. È quarto in classifica cannonieri. Reteghi, Keane, Lookman a 15 e Lukaku a 14. Representing Con McTominay che è ancora sulla fascia, cerca di creare scompiglio, due avversari su di lui, McTominay non la perde, la recupera per un attimo Gilmour. sliding in, it went off Gilmore last. Fallo laterale. And out for the throw. A dopo. This is the club that's used to winning. This will only be their fourth ever in club history. This was a side that was bankrupt in 2004 and had to be brought up by Aurelio De Laurentiis. Colpo di testa di Rachmani, ma Leagues. And now niente da fare. Augello prova a buttarsi a terra, ma Tens, they were always Politano era lì nei paraggi. Juventus, right? When Juventus won 9 consecutive scudetti, a few of those seasons, it was Un buon intervento di Politano, di spalla a spalla, senza problemi, senza niente di strano, però presente sull'avversario, presente. Entra Kingston e Rafa Marin. Non è Rafa Marin, è Marin del Cagliari. this one. 2 scudetti. Esce Viola, esce Macumbu, esce Zortea. That is unbelievable. A terra Politano. De Laurentiis has done it without spending a lot of money. He's not owned by a state. He doesn't have the billions coming in. He even lost his 3 best players from the Scudetto winning season of 2 years ago. Kavica Kvaratskhelia, Victor Osimhen, and Kim Min-jae. And replaced L'ha fatto il tunnellino, caro Lukaku, è tunnellino. Noah Okafor. It's great work to get Antonio Conte last summer. Vele Oreali controlla tutto e sistema tutto. To believe in Scott McTominay, who was kind of seen as surplus to requirements at a Manchester United squad where most of the Bobby. players have been busts. Babbi, I don't think anyone could have thought this would happen. If you told someone Babbi, this season after finishing 10th, Napoli are going to win, Scott Babbi McTominay is will not be responding. Billy Gilmour recupera il pallone, il Napoli ora lo giostra con Raspadori, Di Lorenzo in avanti per Anghissà, il controllo di petto, doppio palleggio e palla dietro a Gilmour, ancora Di Lorenzo, si torna da Rachmani che controlla, la serve a Gilmour e il Napoli adesso gioca con più tranquillità. E giocano anche meglio, giocano anche con scambi di prima, con movimenti belli, logici, anche di una certa estetica, che bello. Rachmani controlla, pallone adesso per Politano che ancora prova la sfida a Luperto. Politano, palla sul sinistro, prova ad andare avanti, ancora va sulla bandierina, la ferma e guadagna un fallo di corner. Fallo di corner. Ma i like l'avete lasciato? Chiedo. Neres al 58esimo è pronto ad entrare. to win the league at the start of the season.
Capiamoci. Il cross di Gilmour, Sherry coi pugni allontana. Yes. Ma Spinazzola fa buona guardia e torna da Meret. And here they are. Non mi ha manca scritto con le Lukaku, sto troppo. Did obviously make some big Sto signings troppo. after the season began. Quindi possiamo segnare l'assist a Rachmani, credo. Key in this defense, but at the end of the night, we'll have missed 16 Napoli games this season. You see, David Netta is getting ready to enter. Mi dispiacerebbe vedere uscire Raspadori, però grande partita, 60 minuti di grande intensità. Amir Rahmani and then two fullbacks, Oliveira and Di Lorenzo. Ci sta tutto, ovviamente, per mantenere l'impianto. Potrebbe uscire uno tra Oliveira e Spinazzola, però Well overcooked in the direction of non lo so. So it will be a whistle that goes. Referee Lapena. Augello a terra, c'è fair play da parte di Anghissà che That left hand is up in the gli lascia una manata sul collo. Ovviamente manata sul collo, Augello si controlla i denti, perché quando tu ti prendi sul collo qua possono caderti i denti, quindi è giusto che si controlli. as well. Get ready to enter. David Neres pronto ad entrare quando siamo al 60° e 15 secondi. Everyone in this stadium with a scarf from Esce Politano. as Politano will make way. Ah, Politano aveva accusato un problema, sì, si era buttato a terra, vedo che si tiene un po' la gamba. Politano, assist per Matteo. What he's been able to do in his career. Stagione di estremo sacrificio, noi volevamo qualcosa in più lì, ma ha fatto di tutto. Ha fatto la fase offensiva, ha fatto la fase difensiva per un ragazzo che era stato praticamente allontanato dall'Inter con Conte perché non poteva rientrare in quel 3-5-2 e quest'anno ha dimostrato con il lavoro che uno, Conte non guarda in faccia a nessuno, se fai quello che devi fare ti utilizza, e due, che si può migliorare, si può crescere. Il pallone di Lukaku verso Neres, che adesso lo vediamo, sulla destra. Looked like Lukaku had played in Neres, but well defended. And that's quite the jolly to bring off the bench. David Neres. Vi voglio bene, Unbelievable dribbles and vi voglio bene, vi voglio bene. Gilmour in pressing alto su Marin. so talented. E ora vedi che il Cagliari prova a tenere il pallone, ma siamo di nuovo un po' più alti in pressing, un po' più liberi di testa. Il doppio vantaggio ti fa giocare in una maniera completamente diversa. Sortea Makumbu and Viola. In pressing ora Neres su Augello, è costretto a tornare indietro il Cagliari, ora il Napoli rifiata. Marin, the Romanian. And lifting Il lancio, c'è Meret, ben fuori dai pali, pronto ad anticipare Piccoli. Look at that. Ci porta la Serie A le 20 volte da primi in classifica del Napoli. Noi avevamo letto 22, credo che quel dato possa riferirsi a un paio di volte dove eravamo in testa insieme all'Inter. To the table. Potrebbe essere. Was there a moment when you started to believe in their challenge? I would say midway through the season, the talks became louder, but I think up until really just Ma ad oggi ha poca importanza. L'importanza è finire in testa. they were the preseason favorites. Pallone per Di Lorenzo, Anghissà, davanti verso Neres, ma la palla è buona per Lukaku, se non è fuori gioco Lukaku se n'è andato e con grande altruismo serve Neres, paratona del portiere. The bounce going out wide would have been a magically worked goal. That would have put it beyond all doubt. This time it's a good save from Sherry and then Lukaku, grande altruismo, Neres aveva seguito steps in front to keep it onside at the end. Yeti Minas having a nice e gli lascia un cioccolatino che Neres tira bene in porta e stavolta fa una grande parata in uscita Sherry, che è assolutamente il migliore in campo dei suoi. Il sinistro quasi a colpo sicuro, il pallone got the 10 assists this season. ribattuto con una manata. It's the selfless Bene, bello. to goal, setting up Cross al centro su calcio d'angolo, viene fatto sfilar. Ho sete. Ci vediamo tra un secondo. telling the rest of us that you're not watching the games or you're watching and you don't understand
much the most complete version of himself that he's ever been this season. Lead Serie A in assists, that's all you need to know. As Raspadori was challenged there. I mean, a few weeks ago, I don't know if it's still the case, Chris, but a few weeks ago, it was just Lukaku and Mohamed Salah that had double-digit goals and assists in their leagues. That's not bad company, is it? Decent. As you mentioned earlier, it's just a different Lukaku. He was at Inter playing for Conte, scored 34 and 30 goals in separate seasons. Ma in Italia c'è la Spindrift. Fatemi sapere nei commenti dopo però. Fatemi sapere che possiamo parlare possiamo fare un deal. And it's Gilmore over the free kick now. Calcio di punizione per il Napoli. Sulla palla stavolta è Gilmour. Pallone profondo, salta ancora Sherry, ancora coi pugni. Neres col destro la rimette in mezzo Lukaku. Couldn't steer it goalwards and was offside anyway. In fuorigioco. Testa fuori. It's poetic, though. That Neres. Lukaku and McTominay, they've been carrying this Napoli team. Conte said it's like soldiers he'd go into war with. Trust these players. State un po' più calmi, Understood the Beh, ma mi dovete ascoltare. call miracle anymore, but he's understood that a lot of things were against this Napoli team, right? The way that they were constructed, not a lot of people had them as Scudetto favorites. As you mentioned, 0.4% chance of winning the Scudetto. Visto che manca ancora tanto, e se... no, non cambio niente. But he has brought the best out of each Non and every one esageriamo. of these players, and Fallo di mano! often the mark of a great manager, and Raccomani, stai calmo, calmissimo, allontanati, bravo. great Italian manager. Every single one of these players has thrived. Allontanati. Si allontana anche Anghissà sul pallone di Lorenzo, che prova a servire, e ci riesce, Gilmour, anzi Olivera, che si trovava in posizione di difensore centrale e non di braccetto. Palla profonda, ancora Neres, libero di avanzare, si ferma Neres, stavolta non riesce a servire come Lukaku era riuscito a fare il compagno, e lo scatto era buono, ma si è trovato quel pallone sul destro, non è riuscito a metterla in mezzo, e ora rilancia il Cagliari. McTominay un po' più basso a dare una mano sulle seconde palle, sui colpi di testa e sulle pallate del Cagliari. Intanto Spinazzola a terra che si tocca la nuca. La penna richiama. Gioco pericoloso. Gioco insomma. Kingston col piede no, ma con il gomito sì. Dangerous play. Col gomito sì. More painful for Spinazzola. Colpisce Spinazzola. Calcio di punizione per il Napoli. Dai! Minutes. Meret. Such a great noise in this stadium. Il lancio ora di Olivera verso Raspadori che viene scavalcato, ma la palla gli ritorna. Si muove Anghissà. Raspadori prova a servirlo, il pallone è un po' lungo. Towards Anguissa. Insegue però Anghissà e fallo veniale, insomma, gli appoggia le mani sulla schiena. E riparte ora il Cagliari. Ever team to come from finishing low. Ovviamente la partita non è finita, non bisogna staccare la spina, bisogna continuare ad attaccare con calma come il Napoli sta facendo. To 20 teams. E vediamo ora, quasi intercettato da Raspadori, pallone, ma c'è una buona scivolata di Olivera, la palla resta a disposizione del Cagliari e bravo Spinazzola. Interesting finale if they get one here. E Jam! Palomino. Telecronismo proprio imperante. Redeola. And Augello. Palla per Augello, ora è Neres che fa la fase difensiva, gli toglie il pallone, se lo prende, lo dà a Di Lorenzo. The defensive work.
Bravo Neres. Not a bad and Pallone in avanti alla cieca di Anghissà, però non lo riesce a recuperare il Napoli. Prova adesso, ma McTominay fa anche il difensore centrale, se la prende e riparte. Neres persevering through an injury. si ferma, ragiona, Anghissà con calma, spegne job of hiding la palla. things that are ailing him. And he's just done a bit of everything, whether it's the progressive runs. Sento un principio di olé ai passaggi del Napoli, mi sa che è troppo presto. So many different positions. Dovete calmarvi, dovete stare molto calmi perché non è successo ancora niente. Dovete ancora vedere. In possesso di palla ora Rachmani che si guarda intorno, controllo di suola, pallone in avanti per Raspadori che viene messo giù, fallo. Like this was merely a formality. Che grande partita che ha fatto Raspadori, mamma mia. Inquadrato Palomino. 68% of the ball. Inquadrati i tifosi del Napoli, And the 2 goals. pronti ad esplodere, ma ci sarà da aspettare almeno un 25 minuti forse. Left in this push for the Scudetto. There are still things Il lancio C'è della in live in avanti questo verso supporto. aiuto. Anghissà, ringrazio Daniele. this have to come first because there was Ti mando un bacio gigante, un abbraccio al babbo, un abbraccio al tuo papà Champions League final e ti sono molto vicino, amico mio. in that direction. Come ti avevo detto, caro Daniele. Tomorrow, 2 matches as Bologna will take on Genoa and Milan will Fai le cose che devi fare e poi esultiamo tutti insieme. relegation and Champions League places Grazie. all decided. Anticipo netto secco di Rachmani, palla per Neres, non è fuori gioco, si muove Neres. Pallone ora sul sinistro, finta il cross, torna da Di Lorenzo. Di Lorenzo Anghissà. McTominay nella sua posizione congeniale di mezzala sinistra con libertà di offendere e con la voglia anche di difendere. Gilmour in avanti per Raspadori. Raspadori Ha trovato la zolla. C'è della Raspadori live in oggi. questo supporto. Valentino, grazie. E grazie anche per aver aspettato, così non c'era lo spoileraggio selvaggio. Grazie mille Vale. Napoli Mentre il Napoli continua ad attaccare, attenzione Di Lorenzo, prova il pressing feroce. the only player on the pitch who's Grazie mille Valentino. in the game for Napoli. Penso che ci stiamo divertendo. Gilmour recupera il pallone e lo riporta in sicurezza nella zona di McTominay. This is how Napoli Anghissà, end games. pallone per Spinazzola. Ora è Gilmour che prova a cercare lo spazio per il tiro, lo controlla Lukaku, spalle alla porta. Ma il Napoli adesso è feroce anche nel pressing, nella riconquista immediata. Lo fa con Scott McTominay. Di Lorenzo Di Lorenzo, Anghissà. Rachmani, senza alcuna fretta, fa qualche passo all'indietro e serve Meret. McTominay. No doubt tonight will be the most memorable of his career. If this result holds, scoring a title-winning goal. Meret attende il pressing su di sé e lascia il pallone ad Anghissà, ora in verticale. Scissor kick as well. Di Lorenzo, Lukaku, il controllo, la palla che torna per Di Lorenzo ma la perde, ma Anghissà in scivolata, netto sul pallone. L'arbitro chiama il fallo, ma in realtà perde una scarpa Anghissà. He's got real pain grabbing at his right foot. Oh, he's just ripped off his shoe. Oh yeah. Ah, Nothing malicious here. It's really unfortunate. Anguissa's going in. oh, bruttissimo! Done. Step on foot bruttissimo sulla caviglia di Anghissà che era entrato in scivolata sul pallone. Il giocatore del Cagliari involontariamente, lo dobbiamo dire, involontariamente lo calpesta in volo. The warrior that Brutto intervento su Anghissà. is just so good at holding off. First Yerimina
Non era facile il gol di Lukaku perché si è dovuto fare tutto il campo in orizzontale. by him too. Almost acts like both Mina and Michel Adopo weren't even there. And then the presence of mind sees the goalkeepers coming out. Immagino che si possa in questo momento pensare a un ingresso di Billing al posto di Anghissà Really goes to show you the kind of player that he is. In the biggest moment, right where senza scarpa. Adesso se la rimette. the club stage and the national stage, and sometimes things have not gone his way in the biggest moments. Intanto è fallo per il Cagliari. He's been brilliant tonight. Stellini chiama la linea di difesa, pallone in mezzo, Meret coi pugni. Allontana. Insegue Gilmour. Ci riprova il Cagliari con questo lancio. Per mutando. Ma mutando. C'è un cross al centro. Jeremy Mina salta a due mani su Di Lorenzo. Ed è bravo Neres a toccare il pallone su un avversario e a guadagnare una rimessa laterale. I compagni intenti al riscaldamento applaudono l'intervento di Neres, mentre è il momento di Simeone. L'abbraccio di Oriali, di una bellezza disarmante. Al 76esimo Simeone entra al posto di Lukaku, che si prende l'applauso del pubblico, il bacio di Starace e il 5 da tutta la panchina. And it's a great send-off. Guarda Oriali, quanto cazzo è bello! 24 goal involvements. 10 of those coming by Stellini lo way of abbraccia, tutto lo staff. assists. An extraordinarily high number for a striker in league play. Adesso c'è il turno di Okafor, non ce l'hanno fatto vedere l'abbraccio con Okafor. Okafor è l'unico che non si sta manco scaldando perché è l'affaticamento muscolare. Dovete calmarvi. To be able to Si spegne the tutto. ones who knock off Inter. Of course, I have to say potentially there's still 15 minutes left. And you never know in this weird old game. But it is quite ironic, isn't it? For as much as Lukaku was booed upon trips to the Meazza with Roma last season and this season with Napoli, Pallone che fluttua nella zona di Neres. Si riparte da Sherry, joined for close to 35 che la lascia a Jeremy Mina. from Chelsea. Ora lo scontro è con Simeone, che prova a disturbarlo, costretto a tornare dal portiere. Riparte ora con Lupetto. Il Napoli mantiene un pressing abbastanza alto sui portatori di palla del Cagliari. Ora lo fa Simeone, ora lo fa Raspadori. E c'è un fallo di Rachmani Against Mutanwa, and it will be a free sulla mutanda perché Nicola, ti devi calmare, non è proprio il caso. line massively the result here today. E ci sta il pestone di Rachmani. Safety in hand, he wants to build again next season. Inquadrato anche il sindaco sopra il presidente, si soffia il naso proprio sopra De Laurentiis. City of Chi needed to work their way up the league. Ah, ha dato il fallo al contrario, va bene. What a story. Neres, Club now in good financial shape and siamo al 77esimo. winning league titles. E fa strano quasi avere 2 gol di vantaggio. Pallone in profondità per Simeone che la controlla bene. Lascia sul posto Jeremy Mina che però recupera. Dispossessed there of the big Colombian who looks a bit exhausted at this late stage of the season. Pure continua però Simeone. Pallone al portiere che rilancia. Sparacchia in avanti dove McTominay salta di testa. Pallone recuperato da Olivera che serve e alleggerisce su Meret. This has been about as comfortable as it can be. Just that 20-minute period when Inter were leading in Como and Ve la siete pensati perché quei 20 minuti dove l'Inter era in vantaggio. Embe! they've hardly had to sweat for it, this Napoli team. So much talk, including from Antonio Conte himself, about how Napoli are not meant to be here. This was not meant to happen.
is making the absolute best of what he has available. Neres è praticamente solo davanti al portiere, si rientra, c'è un difensore che ha recuperato. Neres, il tiro ribattuto da un palomino, credo, non lo so. Just to set Neres free. And one-on-one, he's one of the most L'aveva lanciato Simeone. Non mi sto scrivendo più niente perché che ti vuoi scrivere più? coming on. C'è solo una cosa da scrivere. La storia. C'è solo una cosa da scrivere. La storia si deve scrivere. There's the free kick given. Tra 40 secondi sarà l'80°. E all'80° mancheranno più o meno 50 minuti. Diego Maradona, the last player to Però è diverso, no? Far passare il tempo con 2 gol di vantaggio invece che 1 ti dà un sapore leggermente diverso. Sta per entrare Ciocci, sta per fare il suo esordio nella porta. Si parlava di Ciocci titolare, ma alla fine l'ha spuntata Scerri. Ma adesso è il momento per fare il suo esordio anche tra la porta del Cagliari Menz per Ciocci. playing with Gilmore. Frattempo Gilmour la lascia al compagno scozzese. Pallone per Spinazzola che torna da Olivera. Good luck Il Napoli adesso in scioltezza. tonight. Passaggi di prima, rasoterra. Di Lorenzo in posizione centrale accanto a Gilmour. C'è McTominay, un controllo e poi lo scarico. Il controllo di Spinazzola e poi lo scarico. Adesso è Olivera che la rilancia in avanti per il colpo di testa tentato da Anghissà. Pallone recuperato dal Cagliari, ma lasciato di nuovo nel possesso Oliveira. del terzino centrale in questo periodo uruguaiano. Napoli fans would have wanted this done maybe even last week. As Raspadori does well to Mi stanno arrivando dei messaggi di lavoro. Simeone dispossessato. Mi stanno arrivando dei messaggi di lavoro, ma l'amico mio Dario dice non ti risponderà il bassista per le prossime 4-5 ore. È bene che si sappia in giro che non ci sono per nessuno. Piccoli, Neres gli fa una fase difensiva feroce e gli toglie il pallone. Guarda come ride Ngong. Come se la ride Ngong che applaude a Neres per la fase difensiva, si prende i complimenti di Rachmani e si gode. È una squadra che in questo momento gode nel fare la fase difensiva. Gli applausi a Scerri che ha mantenuto una partita in piedi, solo lui di grande livello. Ma il 71 si può accomodare, entra il numero 1 Ciocci. He was playing down there and Anghissà è a terra, now gets to taste forse stremato, non lo so. Forse ancora dolorante per quel colpo preso alla caviglia. Bandiere, what an atmosphere. bandiere. Inside the stadium, outside. La penna aiuta Anghissà a rialzarsi. C'è molto azzurro nello stadio. and after the first goal C'è inside. Politano che applaude, Nikita Contini, buongiorno, stanno tutti molto sfiziosi. Won it. Had to wait over Vedo Billing, vedo Ngong, 33 years. And now vedo famiglie, basically the blink of an eye. vedo Anghissà pronto ad uscire. Years ago, so much has happened since. Se è roba di soleo, sicuramente. Different managers last season. And to pretty much rebuild Politano se la sta godendo dalla panchina. Luciano Spalletti. Pronti ad entrare anche Mazzocchi. Nothing short of exceptional. Ho intravisto una maglietta di Gulam. How far away would it have seemed after a 10th place finish last season? Ma il cambio ancora non è stato effettuato. Il Napoli riprende il gioco e quindi siamo uno in meno. All the fan clubs. Non ho capito perché non abbiamo effettuato la sostituzione, ma tant'è. Il Cagliari ci riprova, Lifted in and ma è bravo Rachmani ed è bravo anche
McTominay a guadagnare un fallo al limite dell'area. Si tocca ancora la coscia Politano, probabilmente un risentimento l'ha sentito. Sono pronti ad entrare anche Billing. Probabilmente sarà Billing, Mazzocchi e Ngong, credo. 85esimo Billing. Ngong, Mazzocchi. Escono Anghissà, Spinazzola e Raspadori. Raspa, Anghissà e Spina. Ovazioni per i giocatori che escono, ma come ne chiagliano, perché quando comincia a diventare vero comincia a finire. Raspa, che partita che hai fatto, mamma mia. Commovente la partita di Raspadori. Matteo, non abbiamo giocato 3-5-2. Non abbiamo giocato 3-5-2. Siete degli incompetenti. Noi le partite non ve le vedete. Ma le vedete che stanno a 4. Ma lo volete capire che stiamo giocando 4-4-2 da 5-7? Siete proprio... Ma che cazzo è il vostro lavoro? Ma io non lo capisco. Vabbè. Rovesciata di Rachmani in fallo laterale. La panchina è in fibrillazione. Siamo all'85esimo, quasi 86esimo. C'è da continuare a giocare a calcio, ovviamente. Però mi dà l'impressione che tutto il pubblico sia pronto ad esplodere. Mancano ancora diversi minuti. Più recupero. 4 più recupero. Prova ora il Cagliari a inserirsi. Vediamo di non fare la tragedia finale. Neres, Caparbio, bravo. Simeone verso Ngong. Si riversa ora il Napoli in avanti. Ngong, pallone per Neres. Prova ad anticipare Lupertu. Neres, spalla a spalla. Niente. Alzati David. Poca roba. Sarò con te, dai, giochiamo a calcio. Olivera controlla e lascia andare in fallo laterale sulla mutandua del Cagliari. A me ancora non mi sembra vero. Non mi sembra vero. È una sensazione completamente diversa. Una cosa è dominare tutto il campionato e avere quel distacco che aumenta sempre, e a febbraio, a marzo già sai che bene o male è solo questione di tempo. Quella è una cosa e te lo trezzei, pappulei, te lo gusti a poco. Qua esplode perché è vicino, perché è punto a punto, perché si soffre, perché non sei convinto, perché tutto è possibile. C'è l'imponderabile, fallo su Ngong. Spinazzola e Politano si divertono con dei balletti di discutibile eleganza, insomma. La TikTok generation.
Manca un minuto al 90esimo. Pallone lungo verso Billing. Controllo di sinistro. Billing la mette al centro. Era lontano Simeone. Pallone recuperato da Mazzocchi. Resta in possesso di palla il Napoli. L'inesauribile Scott McTominay. Di Lorenzo, McTominay, McFratam. Olivera, Di Lorenzo. Mancano 30 secondi. E poi il recupero che non so, di cui non so l'entità. E probabilmente se c'è questo ritardo voi già siete arrivati alla fine e io devo aspettare. Devo godermi fino all'ultimo passaggio di Rachmani, scambio con Neres. 2 tocchi per ritornare da Amir. Meret, il controllo, il lancio col sinistro. McTominay, stop di petto. Guarda il suo avversario a dopo, lo sfida. A dopo prova a togliergli il pallone, ma è costretto a far fallo, perché è a far fallo che tu ti butti addosso ma McTominay ti ha fatto sparire il pallone. Tu sei convinto che... Oh, è uscito uno striscione di Conte che tiene Inzaghi al guinzaglio. L'inzaglio. Guinzaghi. 5 minuti di recupero. Vedo un numero 4 che è troppo presto. 5 minuti di recupero. C'è un fallo, c'è una punizione per il Cagliari. Calma. Tiro Meret. Per lo sfizio di far fare una parata a Meret, che era assolutamente inoperoso finora. Tiro con deviazione di Mazzocchi. Meret la blocca a terra. Ce lo scriviamo? Per sfizio. Olivera che... Meret para a terra. Para a terra. Per scrivercelo, perché così. Ma se il 91esimo, 10 secondi, 11 secondi, 12 secondi, 13 secondi. Simeone, il fallo di Yeremy Mina. Decisive one, a penalty given away by Bisek and converted by Pedro, who no doubt Is a legend around these parts now, both him and Arnautovic. Oh, here they are, the flares, the fireworks. Ngong in possesso di palla, molto farfallesco, torna indietro. You'll ever see Pallone ora a Gilmour, che ha fatto una buona gara, this season, this Napoli molto meglio dell'ultima col Parma. Tutti molto meglio. Tutti molto meglio. Tutti hanno fatto la partita che dovevano fare, d'attacco, convinti, aggressivi, senza quella paura addosso, così. C'è stato quel momento, ma proprio per ricordarci della stagione, quel momento a inizio secondo tempo. Fermi tutti, c'è follia. Pardo! Sta decantando Napoli, pescando addirittura il grande Riccardo D'Alisi per il design di una famosa caffettiera di design prodotta da Alessia. Ha sottolineato la cultura di Napoli a 360 gradi. Grazie mille Salvatore per sottolineare questa cosa che fa piacere, perché Napoli non è solo quello che si dice, ma molto altro. E grazie mille, perché poi lo dobbiamo sottolineare quando accade. E grazie sempre per il tuo supporto. Vedo un Edo De Laurentiis commosso. maybe all the smoke, but there's some wet eyes and a lot of tears flowing now. This one might even feel more special given the odds. Given what they had to endure last season. Non riescono a trattenersi, i ragazzi in panchina si stanno già abbracciando, ma la partita è ancora in sviluppo. Attenzione, c'è una possibilità per Ngong!
Ciocci esce dai pali e di testa. Anticipa il belga che stava quasi per togliersi uno sfizio. Manca un minuto. Manca un minuto. Manca un minuto. Mo capirete. Manca un minuto. Mo capirete. 20-25 secondi. Ci prova ancora il Cagliari. Il Napoli deve. C'è gente con gli scudetti, ma bisogna continuare a giocare a calcio. Politano, il presidente in campo. C'è della live in questo supporto. Vale, fai su New York. Vai, Salvatore. Un attimo. Mancano 15 secondi. C'è un cross al centro. Meret! Sal Michael. Ma che? Ma che state facendo? Che? Ma volete giocare a... C'è gente che saltella quando la partita non è finita. Io non ce la faccio. 10 secondi oltre il recupero. C'è un cross per il Cagliari. C'è una cosa che... io vedo Juan Jesus con le cose e non capisco il perché. Non capisco perché. Again. Lo slogan è again. Ancora. Io tengo un altro slogan. Ma non si può. Si deve vedere prima il Cagliari che fa. Perché il cross al centro. Ed è Gilmour che subisce fallo e l'arbitro non lo chiama. Si rialza Gilmour. È finita! Questo è il mio numero. E l'unica cosa che si può fare è fare 1+3. Non riesco ad aggiustarla sta roba. Sto cercando con tutte le mie forze, ma non ci riesco. Datemi un attimo. Adesso venite, iscrivetevi al canale con tutta calma. Con tutta la calma che avete. Io mi devo godere anche le immagini. Perché non è possibile. C'è della live in questo supporto. Ehi, si è spostato tutto cosa. E ti tocca la maglia e non riesco a leggere perché ci sta l'impresa. La maglia di Beresicchi, hai ragione, Falanga. La maglia, perché noi abbiamo tutte delle cose del gruppo Telegram che non potete avere idee. Io devo mettere questa cosa in sottofondo. Come faccio? Vedi che si vede, ma quasi non si vede. Un attimo. Maledetti disgraziati. Si può fare, pozza acconciare. Niente, non funziona niente. Non funziona niente, ragazzi. Non funziona niente. È impresa col numero 4. Ah, ce l'ho fatta! Amazing, Chris. The jubilation fending off Inter until the final match day. These are the images that Neapolitans will remember and will talk about for decades. It took them 33 years to go from Maradona's era Scudetto to the one from 2 years ago. The wait this time was so much shorter. Wow, il bacio tra Edo e Oriali è qualcosa, con Edo in lacrime, è qualcosa di molto importante.
È arrivato Conte, giustamente. Famolo a stu. Giustamente adesso è il momento di inquadrare anche Antonio, che non si è potuto godere la presenza delle telecamere nella partita perché non era. Sal Michael, sì, lo facciamo. La N non è la N del Napoli, è la N di Times New Roman, che è una N completamente diversa. I miei grafici mi hanno assicurato. Magari la leviamo, la mettiamo, facciamo una cosa simile a questa, ne faremo un'altra anche con lo scudetto normale, ma con i colori che decido io, perché il verde dà fastidio al mio green screen. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta, incredibile. C'è della live in questo supporto. Catacombinata. Bella Giuliano. Catacombinata. Grazie Luigi. Again. Conte piange. Stanno incidendo sulla coppa. Il nome del Napoli. Contini abbraccia Conte. Meret, Lukaku, Mazzocchi che piange, abbraccia Conte. Gente che si rotola. Me la devo vedere con voi, ragazzi. Adesso ne parliamo. Support from Enzo Carbone. Vi leggo tutti i commenti. Ma devo vedere insieme a voi queste cose. Siamo ancora in pochini. Giustamente, forse rimarremo in pochi, rimarremo quelli che magari, la maggior parte quelli che sono all'estero, quelli che non sono a Napoli, che non sono potuti andare a Napoli per festeggiare in città. Ed Enzo Carbone con il suo supporto ci ricorda: spero che adesso scritto col 4, siate sereni. Bisogna dare atto a Enzo nel gruppo Telegram, che è stato quello che ci ha creduto più di tutti dall'inizio, da prima di tutti. Vedo Manna commosso, vedo McTominay che abbraccia Conte, Oriali, buongiorno, Rachmani che salta addosso a Conte. Si incide il nome della società sportiva Calcio Napoli sulla Coppa dello Scudetto per la quarta volta nella nostra storia. Non sono tante volte, ma è una coppa che ha un valore incredibile, inestimabile. Una coppa che ho visto da vicino. Probabilmente quella che ho visto è la stessa coppa fake che sta là, perché c'è il capitano. Fatemi vedere se riesco a recuperare questa cosa, perché c'è stato un momento in cui io l'ho toccata, l'ho guardata. Di solito non si tocca, ma già quell'anno io non mi posi proprio il problema. Non mi posi assolutamente il problema. Sembra incredibile tutto questo. Stupendo da Foggia, oltre ogni rivalità. Forza Sud, Toro Seduto. Apprezzo tanto. Sono tante in 3 anni, assolutamente, hai ragione, amico mio. Ha una forza questo scudetto incredibile. Se non facciamo stronzate, veramente ha una forza incredibile. Ed era tanta la paura di sparire, di diventare, di ricadere in un momento di non voglio dire di mediocrità, ma insomma di lontananza dalle vette. E voglio vedere se riesco a farvi vedere questa foto, altrimenti se non ci riesco e non fa niente, perché tanto state vedendo quello che dovete vedere e niente più. È uscito verde, è uscita una foto verde che non giova, non funziona niente più. Questa ve l'avevo detto, sarà una live impossibile, è una live che non si può fare. E sto solo io a New York con lo scudetto, con la coppa dello scudetto di qualche anno fa. Siamo campioni in Italia, cara Elena. Ciao Michele. Ce l'abbiamo fatta.
ce l'hanno fatto. Questo scudetto è stato il miracolo di Conte. Io per questo discorso le parole poi vanno pesate e molti si sono razzellati, ma quale miracolo, eccetera, eccetera. Io credo che in generale, non parlare del miracolo di Conte, se parliamo del miracolo del Napoli, mi piace di più. Il miracolo succede una volta ogni tanto, quando succede 2 in 3 anni forse è sbagliato parlare di miracolo. Però non c'erano i presupposti, cioè non è che si è lavorato si è fatto, si è andato oltre. E allora si può parlare di capolavoro, perché all'interno della parola capolavoro c'è la parola lavoro. E si era partiti con i presupposti di dare fastidio, e a furia di dare fastidio ci siamo messi là davanti col fieno in cascina. E lo abbiamo fatto. Per me non ce lo aspettavamo, ci speravamo, è corretto. Per me resta questa parola qua, perché è un'impresa e nessuno mi può far cambiare idea che vincere questo scudetto in Italia è un'impresa assoluta. È il secondo che veniamo insieme, è vero Antonio, è vero. Grazie mille. Fermi Grazie tutti, mille c'è del supporto. per la vostra carissima Tutta la vostra carissima disposizione. Il secondo, caro Alberto, grazie mille, grazie infinite ragazzi, 20 partite da capolista, 20 partite da capolista. Complimenti dell'Inter ufficiali sono arrivati bene, falsi, me lo devono fare ovviamente. Amma faticà e am faticata, caro Antonio. Tante considerazioni da fare, in primis l'Inter che non ha sfruttato le occasioni, ma mi duole dirlo, la costante è il presidente. Vabbè, ma non è che ti deve dolere dirlo. La costante è il presidente in tutto, nel bene e nel male, e lo dobbiamo accettare. Questo non c'è alcun dubbio. Alle volte si ha la sensazione che si fa quasi di proposito il non voler andare avanti fino in fondo, perché già sento messaggi che non arriveranno giustamente stasera, perché stasera è solamente il momento di festeggiare, perché non è un evento da poco. Noi, perché l'abbiamo visto, magari quelli più giovani dicono vabbè, voi vinto un altro, no, la sofferenza vera, quella della squadra che langue per non retrocedere, che in Serie B fa fatica, quella sofferenza là, quelli che hanno subito quella sofferenza là, la sofferenza di quest'anno, cioè qualche partita un po' più sofferta, ma stare sempre lì, l'Inter ti ha scavalcato, no, rimani, resisti, non perdere il contatto con la vetta, è capace che l'Inter scivola l'Inter, non ne approfitti fino in fondo perché hai fatto quei 2 pareti. Sì, è sofferenza, ma fino a un certo punto, quando ti rendi conto e arrivi al giorno dei giorni, che hai l'opportunità di giocartela e di goderti una giornata del genere, forse ti rendi conto che sì, la sofferenza però è un'altra cosa. E noi abbiamo provato anche quella là, quelli che hanno un po' più di memoria e sono tifosi da un po' più di tempo, abbiamo provato anche quella sofferenza là. E questa non è sofferenza, questa è un'impresa. Questa è semplicemente un'impresa. Cacciato via il giornalista di DAZN, niente di me. Am faticata. Si può dire che Babba ha confermato i rumori, che mamma, no, manna. Sì, no, si può dire, già l'avevamo detto durante la partita, perché non si possono mantenere queste notizie. E ci siamo. Serie A, Serie B, noi saremo sempre qui. Qua è un delirio, ragazzi, feel free, insomma, di mandarmi immagini, video, fotografie dappertutto, io me la guardo insieme a voi. Siamo veramente pochini perché la maggior parte degli amici bellini stanno giustamente in piazza e quindi mi fa piacere essere un punto di riferimento per quelli che magari non possono andarsela a godere con gli altri tifosi, e quindi siamo qui e ci riviviamo questa cosa. Il primo tempo, guarda là, si parte con Gilbert, no, immagini della città, non ci fanno vedere la partita, ma pure ci sta e si gode. Daniela,
Danila, e si gode cavolo, e ora forza Juve Stabia in Serie B. Pure quello è un tema, vediamo poi dove finirà, perché si parlava del San Paolo, cioè del Maradona, se dovremo condividere lo stadio, se avremo un derby, è un tema sicuramente interessante. Ho scassato la gran cassa della batteria, beh, ci sta. Amico mio, ci sta. Peggio di Capodanno, Treviso azzurra, grande Giancarlo. Dove sta? Fammi vedere una cosa. Aspetta. No. Oh yeah. Il Napoli Club Treviso. Me la sono conservata gelosamente, amico mio. Ci tenevo assai. Mia moglie è confusa, dice: ma mo non possiamo andare al barbecue perché aveva fatto male i calcoli. Le avevo spiegato che c'era un caso in cui poi lo spareggio si doveva giocare domenica e quindi invece no, possiamo andare al barbecue, possiamo andarci a divertire. Assolutamente. Campioni. Atene Azzurra, saluti da Brescia, grande festa per te Diego, campione intramontabile, campioni in Italia again. Conte lanciato in aria, fotografie, video, telefonini. Il presidente fa il giro di campo. Il presidente è un po' corrucciato, È evidente che mentre noi ci godiamo la serata bisogna programmare per il futuro, perché c'è un retrogusto. Io non lo so se lo sentite, lo stesso retrogusto. C'è quella roba di abbiamo vinto e viva, no? Però non hai quella sensazione di dire adesso continuiamo, apriamo il ciclo vincente, non lo sai, non lo senti, e non ne voglio parlare perché non ne vogliamo parlare, non mi sembra il caso. Però io la sento questa cosa qua. E a guardare lo sguardo del presidente, secondo me è possibile che ci sia anche questo come retropensiero, perché adesso c'è da capire, c'è da sedersi, da parlare, da ragionare, da programmare, da non farsi trovare impreparati, da non fare l'errore che abbiamo fatto 2 anni fa. Non si può pensare di fare di nuovo quell'errore. Hai la possibilità, hai dato uno schiaffo importantissimo a tutto lo stivale, proprio pesante. Meriti tuoi, demeriti degli altri. Conte è leggenda, è leggendario assolutamente. Si è ripreso lui, ci siamo ripresi noi. Ed è così che ce la dobbiamo vivere. Again. Giuliano, sì, ma ci sta, è naturale, le avverto anche io. Ora noi vogliamo semplicemente esultare, divertirci, però... sì, caro Fabio, sì. Hai veduto qua, ora devi vincere lo scudetto. L'unica cosa che ci poteva fare stare tranquilli, perché poi i rimpianti sarebbero stati tremendi. E Allegri, io non ci riesco a pensare ancora. Tra l'altro non è per niente sicuro, perché si parlava di... Le ultime notizie, insomma, le ultime dichiarazioni sono venute da Totti, che diceva Allegri e Conte è troppo tardi, già hanno firmato per 2 squadre. Se significa Conte alla Juve e Allegri al Napoli non lo so. È un allenatore che mi farà vacillare, mi farebbe vacillare se poi dovesse essere lui. Non ne parliamo ancora. Sta parlando McFratham, best McFratham, campioni. Billing si deve abbassare per entrare nelle porte. La prima cosa, tocca avere certezza in panchina. Esattamente. Vincere dopo un 10° posto in classifica è fuori dalle statistiche. È vero.
è un unicum assoluto. Se non è un miracolo, è sicuramente un'impresa. Allora, io voglio prendere anche un po' di vocali perché immagino solamente cosa possa essere successo nel telefono. Accendo, ma veramente il delirio assoluto. Invito guest. Welcome to the community. Welcome to the community. Guillermo Neves, non Neres. Gode il momento, domani è un altro giorno, assolutamente sì, sono d'accordo. Conte non ha voluto guardare negli occhi, vabbè, ce ne parleremo, ne parleremo sicuramente. Intravedo un Olivera che ritorna negli spogliatoi, vediamo se riusciamo a rubare ancora un po' di immagini, perché me la voglio godere insieme a voi, però contemporaneamente voglio lanciare anche l'invito, lo lancio in chat, lo lancio su Telegram per chi volesse entrare, esultare e parlare e farci vedere dove state, finché non esplode tutto, perché potrebbe esplodere tutto. Sto chiedendo al mio computer cose che non veramente senza precedenti, e manco la scrive l'altra ipotesi esattamente, carissimo amico mio. Lanciati. Non lo guardava in faccia, purtroppo non l'ho vista questa scena. È un delirio azzurro. Scudetto più di metà. Aspetta. Perché c'era un macello assoluto. Ci spostiamo. Ti riattivo il microfono. Posso riattivarti? Speaker. Ok. Siamo noi, i campioni dell'Italia, siamo noi. Ho visto un abbraccio tra ADL e Conte che è durato almeno 30-40 secondi a centrocampo. Poi dopo ha abbracciato Riadio, perché è sceso insieme al presidente. Ma non lo so se è un addio, ma diciamo che ci molti no, è perché molti dicevano non si sono guardati, adesso vediamo. Qualcuno dice un abbraccio enorme. Napoli prima squadra a vincere uno scudetto dopo il 10° posto dell'anno prima. Conte primo allenatore del Sud a vincere uno scudetto in una squadra del Sud. McFratham ha vinto il premio MVP della Serie A. Ma per forza. Premiato prima dello scudetto. Come premiato già? Premiatissimo. Lui e Conte anche miglior allenatore, subito premio dorato a una, bronzo a un altro, subito proprio. Tenere che fa, andai a chiangere a Milano. Alla grande. Vabbè, ma non c'era dubbio. Inzaghi non ha voluto fare i complimenti al Napoli. Come non ha voluto Inzaghi non ha voluto fare i complimenti al Napoli. Ha detto non l'ha voluto fare. Spiazze. Sto in un paesino fra Calabria e Lucania, rinde in montagna, ci vogliono 5 ore per arrivare a Napoli, i tifosi del Napoli siamo, niente, sono solo io. Amico mio, è bello che tu sia qui e condividiamo tutti insieme, specialmente quelli che sono all'estero, e ci siamo tolti questo sfizio in... Spiace, Conte mette la ciliegina. Auguri e buon anno. Grazie. Seguito il campionato attraverso l'iscrizione del mio compagno iscritto al canale alla vittoria del 4° scudetto. Benvenuta Teresa, grazie al tuo compagno che ti avrà fatto una capa così. Io ho conosciuto un po' di partner in generale, di gente che dice che si lamenta che sentono più a me che ai loro stessi partner,
e chiedo perdono per i miei contenuti. Salutacelo. Ce lo salutiamo alla grande. Giacomo vive nello Utah e ho dovuto guardare la partita al lavoro e esultare in silenzio. Che goduria. Bravo. Nella metropolitana di Parigi, che ho appena visto il risultato. Grande Emilio, tu stai a Parigi, tra l'altro, stai a Parigi. E infatti adesso tutti a tifare Kvara. È impazzito Mario Cuccaro. Tifo Parma. Grazie. Tifo Parma e abito a Verona. È uscito scritto in rosa, in rosso. Tifo Parma e A me abito a verde. Verona. Ma ho sempre seguito con il cuore il Napoli, da quando con mio padre e mio fratello, tifosissimi azzurri, andavamo allo stadio nei periodi più bui, anni 90 e primi 2000. Grazie di tutto, Valerio. Grazie a te, Mario, sei di una generosità incommensurabile. C'è un'altra amica qua che facciamo entrare. Valenti! Vale! Se ne è giù. Se ne io si è frizzato. Mamma mia, rientrerà Valentina, anche perché tu mi avevi chiesto, Valentina mi aveva chiesto, secondo te chi segna, chi ti piacerebbe segnare? E secondo te ma chi era segnare? Chi poteva segnare? E che gol ha fatto Fabio? Vale, ma falla vedere la vena e domani fai una tazza con la rovesciata di Scotti, mi raccomando. Ciao Vale. Non riesco. Ah, è finito Non ce la faccio più. Aiutatemi. È finito. Tutto quello che poteva finire è finito. Cioè... Ah, e lui è Pino il compagno, grande. Ah, grande Pino. E allora sì, un abbraccio a te, a Teresa e a tutti quanti. Di chi la compro la maglietta? Mo ci dobbiamo riorganizzare, ragazzi, perché noi tenevamo questo gioco, adesso ne possiamo parlare, lo possiamo dire, Fabio, a tutta la community, che avevamo fatto questo gioco assurdo, prendendo i nomi più improbabili di giocatori del Napoli che sono passati tra quest'anno e l'anno scorso, Nathan, Beresischi, la maglietta di Caiuste, la maglietta insomma abbiamo scelto tutta una serie di giocatori un po' tra quelli improbabili. Anche il buon Fabio che si chiama Mac Scudetto, si è frizzato, ma rifacciamo rientrare chiunque voglia. E adesso io mi metterò a fare i design delle maglie con i nomi più improbabili di giocatori improbabilissimi, e ognuno avrà un ricordo speciale. Non so se è la connessione, se pure il computer si sta rifiutando, non so niente. Vabbè. Volevo fare proprio un saluto veloce perché penso che dopo la prima sessione scendiamo, non so che cosa succede, se c'è torno con la voce. Non so. Domanda di Diletta Leotta a Conte. I tifosi del Napoli vogliono sapere se l'anno prossimo resti. Ho un grande rapporto col presidente. Quest'anno ci siamo conosciuti, godiamoci questo scudetto e domani ci sediamo. Ah, va bene. Ci sediamo domani. E domani ci sediamo domani. Domani facciamo l'analisi tattica, quindi si possono sedere. Vediamoci gol dell'Inter. Mac tattica, vabbè. Tutto quello che poteva succedere, però la prestazione c'è stata. Quello che abbiamo chiesto, quello c'è stato. Dai. Quante volte ci siamo mangiati 3-0 in contropiede? Mamma mia, Neres due volte. Li ho visti proprio che sono scesi con quel pensiero in campo, Fabio. Sono scesi proprio con quel pensiero. Spinazzola e Raspadori erano assatanati. Rumori comunque. Veramente. Sento rumori. Sento rumori, ma i rumori assai, Vale. I rumori assatanati. E Gilmour è quasi così anche a lui. Vero. Comunque Vale, due cose velocissime così vi lascio. Vai. Prima cosa, sono contenta che dopo che abbiamo detto tutto l'anno giochiamo male, abbiamo vinto con 2 gol, uno più bello dell'altro. Prima cosa. Assolutamente. Vero. E seconda cosa, se Okafor riceve una medaglia, io a Kvara la darei, così, senza saper né leggere né scrivere. Perché sinceramente, dopo che l'ha vinta anche Okafor la medaglia, cornuti e buoni, io la medaglia a Kvara la darei. Sei una cornutazza. Un abbraccio, Vale, grazie mille. Grazie mille. Per sfizio personale. Io lo metto questo, perché cosa chiedevano quelli poi
dal palato sopraffino, che il Napoli gioca male, non lo meritiamo, eccetera, eccetera. Io che cosa vi ho detto? Vi ho detto col Cagliari vinci bene, vinci meritando, vinci alla grande. Questa è la prestazione che chiedevamo al Napoli. Dominio assoluto, attacco momentum altissimo, si arriva al massimo momento di attacco momentum e segni, ricominci, il Cagliari mette un attimo la testa fuori dal sacco, chiudi la partita e poi continui ad attaccare, che era una cosa che ci piace sottolineare, perché non è venuto. Dopo il secondo gol si sono sciolte le gambe, il cervello si è sciolto e hai continuato a poter fare il controllo che dovevi fare, con la possibilità di farne altri. È una testa un po' anche distratta in un manuscritto chiunito, ma sicuramente saranno successe delle cose. Allora, per quelli che vogliono entrare in live, lo rimando in chat e sta qua. Lo rimando in chat, dovete cliccare su questa cosa dal vostro telefonino, eccetera, eccetera. L'ho mandato anche sul canale Telegram, per quelli che vogliono entrare per un saluto, ce la dobbiamo godere, voglio vedervi a uno. Criscitiello sta male? Va bene, già detto una marea di cretinate, va benissimo. Sì, Valentino, sta piangendo. E appena finisce di piangere viene, me l'ha detto proprio in questi termini, ha detto fammi finire di piangere un attimo e poi vengo. Quindi perché... Conte in conferenza, Napoli campione. Maronna mia. Cade la linea, rientro dopo, lo so amici, io vi ripeto, questa è una live dove non si capisce niente, ognuno può entrare, uscire, fare, dire, io ci tengo, sai, che la live si senta bene, che sia gradevole. Fermi tutti, c'è follia. Domenico, c'è follia veramente e ti ringrazio infinitamente. McFratemo Lukaku, tazza premonitrice. Aspetta, c'è pure Pino, lo faccio entrare a volo. Pino, McFratemo Lukaku. Ma quanto sei bello, cioè la faccia proprio della soddisfazione di chi se la sta godendo alla grande proprio. Io, Valerio, perdonami, è la prima volta che partecipo. Ciao a tutti. Ciao, piacere. Quella è la nuova iscritta. Ciao. Grande Teresa. Non so che maglia mettere, Valerio, che maglia metto stasera? Devo andare a far Baldoria, in centro, stasera vado in centro, spacco tutto. Questa che hai addosso non è mica male, perché c'ha lo scudetto dentro e il Vesuvio ed è appartenenza. Tu mi hai fatto comprare una maglietta di Juan Jesus, eh? Hai preso quella di Juan Jesus? Alla piglia, quella nera, va? E non me lo scordo, mi hai fatta comprare. Mo sono indeciso tra quella di Mac Panini, perché d'ora in poi per me è Mac Panini, per la rovesciata che ha fatto. Per la rovesciata Panini, no? Perché il McDonald's. Bravo. Mac Panini o... non saprei. Boh. Lukaku. Ci sarà tempo per decidere. Questa ovviamente è quella nera, non questa, ma l'altra. Bello. Diretta. Fino diretta. No, è una roba meravigliosa. Sono veramente contento. In 2 anni, tanta roba, veramente. Tanta roba. Eccolo qua. Eccolo là, guarda là. Non so con quale andare, questa è la seconda. Guarda, che belle. Ma chi ce l'ha? Solamente i tifosi che poi hanno avuto con grande onestà la capacità poi di vedere senza il paraocchi semplicemente le prestazioni negli anni della gente che veniva insultata a prescindere da tutte le parti, e quest'anno è venuto meno Buongiorno, quell'uomo di cui tu hai la maglietta ha fatto il campionato che doveva fare con grandissima dignità e applicazione. Un grande professionista, non c'è veramente niente da dire. Non c'è niente da dire. Sempre protetto io, mi è sempre piaciuto quel ragazzo. Che bello, Pino. Fuori. Però una cosa la devo dire. Vai. Ti faccio una domanda live a bruciapelo. Vai. Preferiresti, mettiamo il caso che Conte andasse via, qual è l'allenatore che ti piacerebbe avere il prossimo anno?
Ciao Lucale, ciao. Aspetta, fammeli entrare, che non li vedevo. Ah, porca miseria. Ah, che bellezza. Siamo noi, siamo noi. State a fine primo tempo? Oppure... Allora, vi dico il principale artefice di questo scudetto. Ah, non è Diego. Wow, c'hai Lino Banfi là dietro. No, perché... è Adriano Celentano, chi cazzo è? Ronzo. Ah, pensavo che fosse Adriano Celentano il molleggiato, non so perché avevo visto una cosa per una... Il 555, bravi. Che bellezza vedere una cosa del genere. Io ho la collezione completa a casa. Ma siete meravigliosi tutti quanti. Signori, io ringrazio e leggo il messaggio di Domenico. McFraton Lukaku, tazza premonitrice, e hai ragione, caro Domenico. Io me lo sono scelto a inizio anno, quello su cui puntare. Again, campioni, forza Napoli. Un abbraccio a tutti gli amici Perini, forza Napoli sempre. E ringrazio da morire. Mentre tutti stanno rispondendo alla domanda di Pino con Klopp, ovviamente, e non c'è nemmeno da dire. Poi c'è stata la smentita, insomma, da parte dell'entourage proprio di Klopp per quanto riguarda quei rumors della Roma. Ha detto, ma noi teniamo gli impegni nostri, non... Quindi, se non c'è questa disponibilità, leviamo Klopp da mezzo e valutiamo altre cose. Se ci fosse la possibilità, ovviamente è l'unico nome che mi farebbe stare in brodo di giuggiole. Ma tu l'hai sentita tutta fissa? L'intervista a Conte? Non ho sentito niente di niente. Ah, lo vedo! Fermi tutti, lo vedo! Sta ridendo. E beh, ha vinto uno scudetto, che deve fare? No, ma lo stanno perché sono arrivati tutti i giocatori in conferenza con la roba. Mamma mia, un bacello. Siamo noi. Madonna. La bombolele gli hanno fatto uno spray di bombolette. No, hanno chiesto a Conte, allora che fai? Resti? Ha detto, io e il presidente siamo due vincenti. Anche se in modo diverso. Ok, interessante. Mi sembra giusto. Rachmani sta luccato come un rannato. Rachmani, altro giocatore fondamentale quest'anno, parliamoci chiaro. In costruzione poca roba, ma difensivamente, ragazzi. Vedo immagini da piazza Plebiscito, una piazza stragremita. Allora, noi tra poco ci congediamo perché forse andiamo a farci una passeggiata a Pompei, in pellegrinaggio. Amici, un bacio gigante, grazie mille. Grazie Valerio. Ciao, è solo un altro passettino di un percorso lunghissimo, infinito, se vogliamo. Un abbraccio. Ciao. Tore. Ti sei mutato. Si è mutato, l'importante è vederlo con gli occhi sorridenti. Oggi in questa data, 23 maggio, è ancora più bello, ha vinto la legalità. Grazie Napoli, moglie di un cartonato. Moglie di un cartonato. Cioè questa, Anna, sei moglie di un interista. Di un interista. Ah, roba è... Questo messaggio ha una potenza incredibile. Lo lascio lì. Anche se a me chiamarli cartonati non piace, comunque sia, però vabbè. Hai ragione, vabbè, tu c'hai grande classe. Facciamo che tra loro, tra moglie e marito, non mettere il dito e li lasciamo dire quelli che vogliono dirsi, però in effetti Io sono veramente felice di avere a che fare con te finalmente, perché, come dire, ti seguo da un'annata buona. Volevo dirtelo. Welcome to the community.
volevo dirtelo, tu sei probabilmente il miglior sportivo che c'è su YouTube Italia e probabilmente anche nel mondo. E li seguo tutti, l'unico abbonato sei tu. Grazie mille, Pino. Te lo meriti, io te lo devo dire. Sono parole che mi tengo stretto, che mi ripagano poi di tutte le volte che invece qualcuno viene a dire altro. Francesco. Ciao da Colonia, finalmente riesco. Che meraviglia. Ciao. È bellissimo perché tu sei negli Stati Uniti. Lui sta a Bologna e io sto a Torino. E i napoletani dove sono? Stanno in piazza. Questa è la scarpa del primo scudetto di Maradona, che andavo allo stadio. Che meraviglia. E questo è del terzo. E adesso te ne devi pigliare un'altra. E qui c'è il mio cucciolo, di padre in figlio. Si nasconde. È timido, dagli un abbraccio. È timido. Ciao cucciolo. Abbiamo anche Giuse, benvenuto. Ciao ragazzi, ciao Valerio, ciao a tutti. Ciao. Allora, io sono napoletano, però come tutti voi non abito a Napoli. Ecco. Quindi... È diventata una live dei fuori porta. Si spiega così. Che meraviglia. Comunque, che soddisfazione, ragazzi, che soddisfazione. Mamma mia. Io la sofferenza. Io qui c'ho un sacco di colleghi interisti, non vi dico. Sì? Un sacco di colleghi interisti, mamma mia. Doppia soddisfazione allora. Sì. Ma ragazzi, gli interisti sono ovunque. Ma meglio che stare vicino non muore mai. Meglio siamo senza parole, noi qua. Ma è così, c'è stato al gol di McTominay, era di una bellezza talmente disarmante che come lo racconti? Te lo devi vivere solamente e devi godere di un momento che non è nemmeno imponderabile. Ormai da McTominay te lo aspetti, ma in quel modo si va oltre quello che è possibile. McPanini. Devo fare un poster. Sì, Panini, è vero. Piola, Silvio Piola. Sì, è identico. Mi si sente finalmente? Sì. Mi sta temporeggiando, tra un po' si Ragazzi, io vi saluto. Un bacio. Vi saluto, un abbraccio forte. Grazie. Un bacio, a presto. Un saluto da qua. Ciao Francesco. Non mi faccio. Ciao. Ciao Valerio, ciao a tutti. Ciao Francesco. Ciao. Mariano che invece sta a Napoli ma è con noi. Ciao. Apprezzo. Giuliano. Non riesco a chiudere. Michele Piscini, non lo so. Aspetta, lo faccio uscire io. Vediamo. Non lo vorrei kickare, mi dispiace poi il kick. Però kick speaker. Un saluto allo zio migliore che c'è. In modo tale che... Ma dov'è? Tuo nipote. Ma Gennaro è tuo nipote? Sì, Gennaro è il mio nipote. Oh, che meraviglia. Gennaro ti vengo a prendere, aspetta. Frattempo Fabrizio ci chiede, che è molto superstizioso, se secondo noi può iniziare a festeggiare. Fabrizio, vai liscio, vai tranquillo, non ce lo possono togliere. In che senso? Nel senso che non ci crediamo ancora. Non ci vogliamo credere ancora. Non ce lo possono togliere assolutamente. Una domanda te la posso fare, Valerio? Come no? Come io purtroppo stavo lavorando durante la partita, stavo guardando tramite telefono e tutto il resto. Come hai reagito al cazzotto di Tyson su Raspadori? Ah, mi ero dimenticato quella storia. Io scandalo. Guarda, io speravo ci fosse il rosso a un certo punto, perché quello era proprio intenzionale. Ma ci doveva essere. E poi soprattutto se fai un VAR di 10 minuti che controlli, e almeno faglielo vedere all'arbitro e decide lui. Appunto, cioè che cazzo, boh. È lì che ti urlo lo scandalo.
pazzesco, avevo completamente rimosso quella cosa, perché poi ovviamente poi la memoria è selettiva in questo momento, solo nei momenti, ma lì c'è stato un momento come a dire ok, stanno apparecchiando un altro servizietto, perché non si spiega, non si può spiegare, se tu l'hai visto, se l'hai segnalato e lo controlli, non era proprio possibile, però abbiamo mantenuto la calma. Ho perso il controllo io vabbè. No, è in campo hanno mantenuto la calma, secondo me, vedi quel momento in cui McTominay prende di peso Rachmani, quel momento lì di grande leadership. Mi è sembrato quasi tipo al Maldini che riprende Gattuso e gli dice non fare cazzate. Vero. È quella tipologia proprio di serietà e maturità che è quello che io adoro nei calciatori. Cosa che non vedevo da un po'. Verissimo. Fabio Versatile ci riporta le parole di ADL a DAZN. Speriamo in una continuità adesso. Diletta chiede: Conte resta? E ADL risponde: i contratti non valgono. Se ne è accorto? Ognuno ha la sua personalità e non va bene forzare qualcuno, ma se vuole cimentarsi in Champions, qua stiamo. Io credo che questa sia una risposta che non aggiunge e non toglie niente a quello che già sappiamo, perché non cambia assolutamente niente. Lo ha detto altre volte, noi non possiamo forzare nessuno, eccetera eccetera. Altre volte poi ha detto: io avrei dovuto legare Spalletti alla sedia, eccetera eccetera. Io penso che si sia reso conto. Il problema è sempre quello: creare i presupposti perché la gente voglia rimanere, perché ci vengono, diciamolo, è importante. A Napoli ci viene la gente, viene McTominay dal Manchester, viene Conte che è uno dei più titolati che ci stanno, Ancelotti è venuto, ci vengono e come? Ma poi non restano, dipende da come va, e se vincono e se ne vanno, e se non vanno bene e vengono cacciati. Dobbiamo creare i presupposti, non so come si fa, lo so come si fa, ma non lo voglio dire, perché restino. Andiamo avanti. Ci vanno Michael Jackson. C'era una signora che sembrava Michael Jackson. Viva lo scudetto senza Peck. Quindi ci avviciniamo a De Bruyne. Vediamo, caro Jenny. Manna è stato possibilista. Il problema è restare, non venire, esattamente. McTominay ha detto in italiano: dai, festeggiamo, dai, così tutto. Sono il donato dell'ultimo video e niente, la partner se ne dovrà fare una ragione. 4 grazie alla grandissima. Mi sto divertendo veramente tanto. Customer retention è sempre più difficile del customer acquisition. E Giuliano c'ha ragione da morire, assolutamente. Infatti è così. Finalmente forse ha capito. ADL ha anche detto che bisogna rispettare la personalità degli allenatori. Conte si è messo da subito a disposizione e se vuole cimentarsi con la Champions siamo pronti. Esattamente. Conte, io e il presidente siamo due vincenti, ma in maniera diversa. Molto interessante, ragazzi. Ci sarà da scialare, Chissà se Antonio da Lecce vuole provare a togliere le parole contro di lui per quanto riguarda la Coppa. Chissà se vuole confermare se è una persona da campionato o che può anche vincere qualcos'altro o provare a vincere qualcos'altro facendo sai cosa? Secondo me dipende tutto dal presidente. Lo deve mettere in condizioni di dire: allora adesso io ti do tutti gli strumenti che tu chiedi per poter provare a te stesso che puoi andare anche oltre il campionato. E secondo me De Laurentiis deve fare qualcosa. È difficile, c'è un mio sosia nel pubblico, è fantastico. Allora, inizialmente qualcosina ha fatto, a gennaio Okafor, insomma, è rimasta poverino, non si è manco riscaldato insieme a Guangé, cioè buongiorno, Guangé si stava riscaldando, lui manca si è riscaldato. Criscitiello insiste, abbraccio freddo Conte De Laurentiis, ma Conte smentisce tutto, sta malissimo Criscitiello, sto morendo, si sta divertendo il drugo
il Drugo sti cazzi, quindi tutto è stocanato e tutto va bene. Stramaccioni voleva morire in studio, proprio appena hanno inquadrato lo studio, cioè Stramaccioni stava con una faccia da funerale. Poi ha dovuto darsi un contegno e ha dovuto poi grande Giuse elogiare. con Conte dietro. Per gli amici interisti io forse Lo sentiamo? Sentiamolo, vai, mettilo Giuse, vediamo se si sente. No, questo è il momento. Salve. Ma che è la scoteca? La scoteca, bravo, la scoteca. È la scoteca. Notizie di Guido Gentile. Fermi tutti. Guarda, Antonio, ti posso assicurare che Guido è talmente contento che sta forse anche piangendo. Ma infatti la risposta che mi ha dato Guido quando gli ho mandato il link è: fammi piangere un altro po' e poi vengo. Si deve vivere il suo momento anche lui. Voi non avete idea di quello che veramente pensa Guido. Guido è semplicemente molto realista. Come si chiama questo cucciolo? Io ne ho 3. Questo è papà. Questo è papà. Questo è il figlio. E poi lui è lo zio. Sapete? Eccolo qua. Ale, se mio figlio sta parlando con te, esce pazzo. Lara, Valerio, siamo a New York con i tifosi, che meraviglia, grazie ragazzi. Io avessi a scendere pure io, in teoria, a questo punto dovrei andare a trovarvi, però io lo so, però la community aveva la precedenza su tutto e mi fa piacere che sono riuscito a indirizzare a quelli, perché in parecchi mi hanno scritto: mi sono ritrovato a New York con le date, non mi sono trovato dove devo andare per la partita, e ho reindirizzato dove bisognava reindirizzare. I giocatori stanno cantando Pedro Pe. Ma dobbiamo ringraziare Orsolini, Pedro. E tanti altri, e i nostri soprattutto. Diciamo cornute e mazziati, cantando Pedro. Ma il calcio è così, Cioè... Ho una piccola statistica che è una brutta notizia per i tifosi nero-azzurri. Allora, quando il Tottenham alza un trionfo in Europa, una squadra italiana perde una finale di Champions. Quindi il Tottenham è la Iella praticamente. Ma quanti sono le cose che sono andate inaspettate? Cioè il Bologna che vince dopo non so quanti anni, il Tottenham che ha vinto dopo un sacco di anni, il Napoli ha vinto dopo solo 2 anni alla fine, però è comunque una cosa tra le imponderabili. Eppure dicevano che ci aspettavano dopo 30 anni, altri 30 anni, adesso lo vincere tra altri 30 anni. Aspetta, l'intervallo dei 30 anni però intercorre tra 2 scudetti vinti e adesso altri 2 scudetti vinti, quindi stando alla ritmica, quindi altri 30 anni per altri 2. Tore, per favore, no, perciò che stiamo zitto. Tore, per favore, Tore. No, non facciamo queste considerazioni. Take it easy. Let's stay calm. Se l'annata è quella là, potrebbe poi essere l'annata delle vittorie clamorose, che il PSG ovviamente ha i mezzi per farlo, ma hanno questa cosa di ossessione, che ci arrivano vicini e non ci riescono mai, e chissà se questa volta. E mondiale per club all'Inter. Questa è un'altra cosa che avevo intravisto un reel di un tifoso dell'Inter che diceva: no, noi perdiamo lo scudetto, un reel vecchio, e dicevano: no, non vi preoccupate, perdiamo quello e quello, però sarà tutto un allenamento per vincere il mondiale per club, perché non vinciamo in Italia, non vinciamo nel mondo, e si esaltavano per questa cosa qua. Vediamo, fate voi, perché quella poi è una, come si dice, è una competizione che per ora non ci riguarda. Vedo le maglie Blue Navy con Le Guen molto molto sfizioso, campioni d'Italia. Ci sono le varie magliette numero 4 col tricolore. Che sta dicendo Marcolin? Fammi sentire.
come per dire Martin prima ci ha una difeso cultura, contro capire se la voglia, la mentalità anche Maccione. per affrontare la Champions deve essere quella. Oggi è il festeggiamento, poi credo che da domani a dopodomani si comincerà a parlare del futuro, no? Di questo Napoli, perché può ancora, sai, ha l'esperienza di quello che è successo post Spalletti, no? Really? Male invece di arrivare preparato. Oh my God. Un capolavoro, cioè, se tu pensi che il Napoli negli ultimi 3 anni 2 volte ha vinto lo scudetto, vuol dire che comunque c'è un lavoro sotto che sta pagando. Sì, e permettetemi di aggiungere un'altra parte dell'intervista di De Laurentiis, che poi non ha sempre parlato in maniera così chiara, era molto sereno, molto leggero, come ha detto lui. È una delle primissime volte nella storia del Napoli che il presidente De Laurentiis costruisce la squadra e mette quasi 140 milioni. 150. Esatto, vedi, il mio amico Ambro mi dà i numeri esatti, a disposizione del condottiero, come ha chiamato lui, perché questa squadra, che vede negli 8 campioni d'Italia del primo anno, ha inserito Buongiorno, McTominay e Lukaku, che sono stati, a parte Buongiorno nella sfortuna dei suoi infortuni, giocatori chiave. È la prima squadra che io vedo il presidente De Laurentiis riuscire a seguire così anche negli investimenti un allenatore. Non l'aveva fatto neanche con Spalletti, non l'aveva fatto con allenatori precedenti, quindi io credo che se Antonio Conte resterà... però poi sulla De Luad Laurentiis sia pronto a fargli- 150 milioni sulla Mise e poi 75 sa via un'altra volta. Non lo ripete mai nessuno quando dicono questo, ma ha dato i soldi a investire. Ho capito, poi a gennaio se ne è ripresi la metà, quindi l'investimento poi alla fine è stato di 75. Cioè, Vabbè, veramente... speriamo che adesso quando arriva il momento fa un bel mercato. Assolutamente, nel frattempo è uscito l'arcobaleno. Ma si sono dipinti tutti i capelli d'azzurro i giocatori. C'è il delirio. Mi sembra il minimo. C'è il delirio assoluto. No, veramente, ha piovuto qua a New York per un paio di giorni consecutivi. È uscito il sole 10 minuti fa e c'è un arcobaleno totale fuori la mia finestra. Non si può spiegare. Anche qui a Londra all'improvviso si è aperto il cielo ed è uscito il sole, eh? Attenzione. Vabbè, allora è proprio l'imponderabile. Secondo me Diego ha detto, aspetta, facciamo un poco di luce ovunque nel mondo. E vedi? Ed è arrivata. Enzo, hai proprio ragione, penso che sia proprio così e lo aspettiamo appena può. E Claudia Tore mi lancia questo spunto, la maglia scudettata nell'anno del centenario. E infatti stavo per dire, C'è della cioè, live in volevo questo fare supporto. dire, quella cosa là, io in effetti hai capito quella cosa là. Quella cosa là? Come mettiamo no? Quella cosa là che ti avevo fatto vedere che stavo pensando di fare. Te l'avevo scritto io più volte comunque, vedere la maglia del centenario con lo scudo enorme, le 4 date. Te l'avevo già scritto sta cosa. Diciamo, ci dobbiamo dare da fare. c'è da spendere un po' di soldi, c'è da spendere un po' di soldini qua. Perché come te la perdi? Arriva lo scudettissimo, arriva la coppa gigante, la signorina Steve Karen, l'ho vista. Stava inciampando, stavi cadendo, sei caduto. Infatti rasta azzurri, non va bene. Signori, io vi saluto, Valerio, è stato Un abbraccio, piacere Giuseppe. enorme parlare dal vivo con te. Un abbraccio gigante, Giuse, grazie mille anche per i contributi video. Speriamo che non ci bloccano niente, ma poi magari Jacqueline De Laurentiis con una maglia poppissima proprio. Ciao, sotto la giacca, sotto il tailleur. Io nel frattempo in pratica non mi vedevate da ore e ore perché c'era la donazione di Claudia e stavo sparito dietro, e che ringrazio. Arriva la coppa. Claudia a Bologna, un abbraccio gigante anche a lei. Claudia a Bologna, che cos'è Bologna se non un Orsolini? E quindi così fammi mutare il buon Giuse, che nel frattempo i cani stanno facendo qualsiasi cosa, i rumori, ma è tutto giusto oggi è tutto giusto. Fanno festa pure loro. È Attenzione che è tutto arrivata bellissimo. la coppa, ragazzi. È arrivata la coppa, signori. È arrivata, la vedo anche su Paramount Plus, signori. Me la godo. Questo è l'arcobaleno. È la coppa. Che meraviglia. Sta arrivando. Che meraviglia il San Paolo, il Maradona.
Aspetta. Scudetto. Arriva. No, ma poi mi bloccano tu. Non posso mettere cose... Non si può filmare. No, no. La diretta. Ti devo può mutare. filmare. Non so chi è quest'amico, ma se faccio vedere poi in sta zona così mi bloccano tutte cose. Ma come devi fare? Ma noi siamo da YouTube. Esatto. No, ma purtroppo No. Gondri. mi bloccano l'impossibile. Ce la dobbiamo godere così, da distanza, via foto, via cose. La La fanno fotografia. vedere anche su YouTube comunque. Ecco, in questo momento a maggior ragione. stanno zompattiando nel tunnel. E facciamo la telecronaca del festeggiamento. Bravo, esatto. Quindi le prove che hanno fatto, vi ricordate quell'altra polemica? Stanno facendo addirittura le prove del palco. Ma per forza, sa da fare, è così. Cioè non era una questione né di presunzione né di scaramanzia. Sanno a fare sti cosi quando sei all'ultima giornata. No, devi vedere certi commenti sulle live che stavano già in collegamento da fuori al San Paolo. C'erano certi tifosi, tipo gli interisti, che dicevano: ma questi già stanno festeggiando. No, non hanno capito che quello che stava succedendo fuori non era festeggiare, era la normalità. Devono vedere, stanno scordate quello che è successo 2 anni fa. È quello Bravo. che da adesso. Mamma mia. E che loro sono abituati a Piazza Duomo con 4 yacht che stanno così fermi, non su schermo così. Una tristezza infinita. Vedo Jacqueline, vedo Edo, vedo Valentina con la maglia. Molto Vai, bene. Vale. Valentina, devo dire la verità, si è sempre presa la briga di rispondermi. Si sta facendo un mazzo così. E l'ultimo store che a Piazza San Domenico mi sembra proprio, visto dai video, dalle cose, mi sembra proprio un bel punto. Hai visto quel video che ti ho mandato io? È un bel 2 piani. La metratura non è elevatissima, però è uno store che già comunica, certo, ma d'altra parte poi a Piazza San Domenico è impossibile avere più di quello. È la zona che anche non ti permette di avere grandi è spazi. chiaro, cioè, figurati. I quartini ci stanno, ma dovresti pigliarti le case degli altri per fare una... Bravo. Alla grande. Che poi i saccioponi che li palazzo alla mezza, che sono bomboniere e sono tutte presepi dentro. Quindi anche i fotografi si sono pittati tutti. Arriva il presidente, c'è Edo che sorride, poi il presidente prende Edo a piangere la medaglia. Come una creatura, ma mi ha Edo sorpreso sta cosa. Mi ha sorpreso sta cosa. Edo si è commosso. Che sta dicendo? Che sta dicendo? Non lo sento, però De Laurentiis ha detto qualcosa. Aurelio ha detto qualcosa a Edo perché non sono riuscito a capire. Arriva Nikita Contini! Che di cui si dice un gran bene. Si dice un gran bene. Fino alla fine. Un saluto da Montreal. Dov'è Asa Asa? non lo vedo. Asa per esempio, Asa che ha la medaglia. Sta a casa sua, secondo me. Asa è l'imponderabile, per esempio. Bellissimo. La sua vita. Ritrovarsi una medaglia in uno scudetto vinto con La quanto? sua vita 30 secondi di gioco. Come che fa? C'è chi era al Milan fino a gennaio, ha giocato 20 minuti e ha vinto una medaglia. Con il numero 14 Nikita Contini che eredita il numero di Mertens, diventa uomo spogliatoio, indossa la maglietta nera, quella quella giapponese, diciamo, al contrario, la indossa al contrario con il numero 4 col tricolore, raccoglie la medaglia, l'abbraccio con il presidente e con il vicepresidente, ed è il primo a schierarsi, e arrivano uno a uno anche tutti quelli dello staff, gente con i pantaloncini. Io spero che McTominay rimanga, perché potrebbe essere davvero no, eroe. Vuoi fa morire? Vedi il commento di Fabio, che bello. McTominay. Scuffetto si è dimenticato. Sì, è vero. Scuffetto involge Rafa Marin e Okafor campioni d'Italia. Scuffet la indossa in maniera più tradizionale, quindi senza il 4 in petto, ma con il 4 sulle spalle. C'è un ritorno di Giuse.
sta inquadrando. Ma Giuse no, purtroppo no, perché finché erano immagini di Conte, ma queste immagini qua rischiamo se le facciamo vedere, quindi le possiamo solo raccontare, amico mio. Non si fa. Lo so che mi volevi dare una mano, ma sono comparse anche su Paramount, ce le stiamo vedendo ognuno dai propri device. Alla io però il prossimo anno i divani. Io il prossimo anno un acquisto lo vorrei comunque. Un acquisto? No, uno in particolare. Vorrei far ritornare un certo Macedone nella nostra formazione. Chi? Goran Pandev? Sto scherzando. No. Ho capito che vorresti Helmet. Ma poi intanto un mio amico georgiano mi fa le congratulazioni. Che bello. È arrivato Meret, un po' in ritardo a me, ma tutto avviene. E adesso vediamo Buongiorno, che è l'unico che ha il suo numero in effetti sulle spalle, e mi facevano notare, tra le altre cose, la particolarità che, insomma, lascia il tempo che trova, Kim col numero 3 per il terzo scudetto e Buongiorno con il numero 4 per il quarto. Bene, teniamoci Jesus allora, visto che c'è non devo aggiungere altro. O saluta, eccolo, è arrivato Juan Jesus. O saluta Juan Jesus e prendi un grande difensore e gli dai il 5. E Solet, per esempio, così. Vedi? Quanto è bello. Campioni d'Italia sorge Sano. La compro, ci metto Oriali col 99. È vero, ha già fatto la maglia Oriale. Non Sì, c'è dubbio. Io tra le maglie quelle là improbabili avevo scelto Nathan, la maglia del Betis. E arriva Rachmani, stagione importantissima per Rachmani. Stagione da 7,5 a parer mio, per gli altri non lo so. L'unico che non è assaltato neanche mezza, è l'unico che finisce con 38 presenze, perché Di Lorenzo, insomma, la squalifica. Gli altri che sono arrivati un po' più tardi tra Lukaku e McTominay. Rachmani sempre presente. E era il momento di Rafa Marin che invece, eccolo, insomma anche lui qualche minuto l'ha giocato, ma Conte appena ha potuto mettere Olivera dentro ha messo Olivera pur di non rischiare. Avete notato Mazzocchi prima ancora di entrare, quando la palla era uscita, stava proprio ed era nostra, ma c'era un giocatore del Cagliari che voleva andare a recuperare. Mazzocchi stava fulminando con sguardo, stava già, ed è entrato con una foga pazzesca. Cioè, io sono contento per lui, cioè, mamma mia, ma si avvicina uno scudetto con la sua squadra del cuore, cioè, ma che cosa vuoi di più? Che storia. Io ancora non ci credo, ragazzi, sto guardando là. Arriva Olivera, anche lui la indossa il 4 in petto. E per rispondere a Pietro, credo che i portieri abbiano scelto la maglia nera perché così si vede meglio il 4 col tricolore. Sì. Tore, perché se avessero scelto o la gialla o la rossa si perdeva un po' il verde e un po' il rosso. Cioè, il nero, ce lo insegna Kandinsky, è il fondo che serve a spingere tutto avanti, quindi migliore. E poi dopo tutto, proprio perché loro sono i portieri, per distaccarsi, per distanziarsi dal, no? Perché i portieri sono sempre quelli che vestono diversamente rispetto alla squadra. La squadra rimane con la maglia prima, perché da fotografia deve essere quella azzurra, non scherziamo. E i portieri, visto che hanno la maglia diversa perché sono portieri, a sto punto usare la nera è perfetto, è comodo. Ecco Paco, bello, grande Pasqualino. Cristian ci dice deve rimanere come uomo spogliatoio, ragazzo intelligente di valori. Io sono d'accordissimo con te, Cristian. Juan Jesus è stato chiaro, ha detto Conte o mi ferma la carriera o me la allunga, o finisco qua o me la allunga. Potrebbe essere uno di quelli che magari non deve giocare ma sta lì e ne ha vinti 2 con noi, non è poco, insomma è interessante. Abbiamo un altro amico, a me se Juan Jesus vuole rimanere, ha una faccia familiare, Vincenzo senza microfono perché magari sta nel bordello assoluto. Guarda com'è contento, guarda. Che bello. Che grande. Lo pigliano tutti a schiaffi praticamente.
Cosa sta dicendo Decimo e Bellini? Se ha bevuto vino, ma non lo so che cosa. No, Carit! Me lo so perso sicuramente. Nel frattempo arriva Spina. Mister Forces, sì, anche se in prestito, è campione d'Italia Okafor. Sì. È proprio così. Ancora occhi lucidi per Edo. E ora tocca allo scozzese più piccolo. E anche un paio di cagliaritani sono campioni d'Italia. Dici tu Caprile. Caprile? Certo. Caprile sicuramente. No, Gaetano penso sia andato. È andato dopo? O è andato prima dell'inizio? Aspetta. Forse hai ragione. Ha cominciato la stagione con noi. Cominciate e poi dalla seconda mi sembra sia andato in prestito. Forse hai ragione, Pino, che pure Gaetano, che poi tra l'altro anche lì hanno detto delle cose. Finta, se addirittura si è dovuto operare l'infortunio. Verissimo. Ho mandato un bacio a Billing, io lo adoro. Mua. Eccolo Billing, eccolo là. Scontrinando. Mua. Lunghissimo. Mamma mia. Sta coi papusci. Il Billing sta coi papusci. Non riesce a starmi antipatico, ragazzi, non lo so. Non Come ce la sta faccio. serio De Laurentiis? Perché sta antipatico? No, sono arrivate parecchie critiche sul suo modo di giocare, sul suo, però non riesco a... Non ce la faccio. Ma secondo me Billing, se con un po' di Welcome to the può essere community. un discreto panchinaro. Io non sono così, non sarei così negativo su di lui. Ma guarda, Eccoli. come subentrante è anche ottimo, secondo me. Billing in versione Scalea. Ma con mamma ecco. uscire la sera che zucculi l'opera. Per andare in vacanza riesce lui in dana stanza. Quindi Fabio Versatile che si sta divertendo un mondo. Asa! Campione d'Italia. Ma Kvaratskhelia gli conta lo scudetto con noi? Ma gli sì, conta, ma sì. Anche mezza lui. medaglia, ma mannaggia Mancilla, ma che ce n'ha un po'. Guagliù, è il quarto o il quinto, mi pare, comunque scorer, cioè conta e come. Contano anche i suoi 5 gol fatti e i suoi 5 assist fatti. Senza dubbio. Senza quelli non l'essimo vinciuto, Io ma non lo so di se ricordarlo con un sorriso sto ragazzo, che stiamo sempre lì malinconici. conta pure Asa sicuramente, perché la presenza negli allenamenti c'era bisogno anche di Asa. Però non possiamo togliere quelle così. Arriva Lobo! Ragazzi, Lobotka per me è come il carboidrato, è immancabile, per me deve rimanere... Crea dipendenza. Sì, no, deve rimanere in campo sempre fino a 50 anni uno come Lobotka. Mi dispiace. Per me... Se avesse anche doti di scoring, di tiro... Bell'abbraccio lungo con De Laurentiis. Sarebbe praticamente un giocatore da Barcellona. Sì. Mi va a toccare picchi di giocatori molto forti. Varrebbe un centone minimo. Peccato che è già grandicello, ma se avesse anche la ottime capacità di tirare in porta, cioè... Zambo! Frank Anghissa! Che ha fatto la sua migliore stagione dal punto di vista statistico. Senza dubbio. E la gente, no, ma chissà, ma che fa schifo proprio. Ancora un bacio per Daniele, ancora una dedica per Daniele. Sempre. Mamma mia, io. Sempre. Questa è un'altra sottostoria, che sta lì e che se il film è fatto come deve essere fatto, secondo me la rivivremo con grande emozione. E Zamboro, Rennes e Paziano pure un altro secondo scudetto per lui. Scudetto dell'addio probabilmente? Sì, penso proprio di sì. Sul fatto dell'anno prossimo, io secondo me, poi veramente dipende dall'allenatore che ci sarà. Eccolo, se rimane eccolo. Il frate, il numero 8.
Oh! Si è addormentato, no? Mamma mia. Che stanchina. Il numero 8 è l'infinito messo in verticale. Ma quanto è bello. McTominay è proprio infinite. McTominay è un infinito verticale. C'è stata anche l'evoluzione del capello, perché questa foto di inizio stagione teneva questa sfumatura, un po' più scugnizzo ancora. Possiamo dire McTominay terzo attaccante, praticamente? Sì. In questo 4-4-2? Sì. Anche il primo attaccante. Ma che gol ha fatto oggi, mamma mia. Io sono un grande sostenitore di Lukaku e del suo gioco, Why qua in Inghilterra, nel Manchester, lui ha sempre comunque funzionato meglio proiettato in avanti e si è dovuto adattare qualche volta a giocare più dietro, ma la sua propensione, come lui stesso dice, cioè io mi sento di andare a coprire di andare a chiudere, entrare negli spazi e coprire qualche posto in area di rigore per tirare a porta, cioè totale, cioè una pista totale. Arriva Neres, anche lui indossa il 4 sui suoi addominali scolpitissimi. Sembra annoiato, ma invece in realtà lui dentro sta godendo come un pazzo. Ma Neres ride. Guarda Fabio, mi ha fatto morire. Guarda, questa è un'espressione che lui, proprio di estasi. Lui è estasiato in questo momento. Non lo voleva prendere. Non lo so, ma questa è la sua scala di espressività. Questa è proprio la gioia totale. Lui sta proprio godendo. È proprio... It's having a boner, no? You know? Attenzione, signori. Il prestito oneroso. Mammero Carmen. No, ridono tutti. Sta scuffetto che Mazzocchi si sta schiattando dalle risate. No, è arrivato Kiss che ci fa qui. Paresciuto. Questo vendeva le limonate fuori agli spalti. No, povero Okafor. Povero Okafor. Ma Okafor, non voglio dire stupidaggine, ha dato il pallone a Billing che poi Billing tira, sbaglia e poi la riprende per l'Inter. È stato lui che gliel'ha data in mezzo. È stato Lobotka con un inserimento. Fu Lobotka? Sì, assist di Lobotka. Io volevo dare una cosa in più a Okafor, non se la sono riuscita a dare. Vabbè. Purtroppo. A Okafor una sola cosa ci devi dare, il biglietto del ritorno. Pure. Voglio. Non è colpa sua. Io non ce l'ho la maglia col 4, tengo solo la maglia con l'1+3. Poi però comunque Billing è stato quello che ha rilanciato il Napoli, attenzione. Io ho la maglia dello spoiler. Oh cazzo. Io ho la maglia dello spoiler, vedi? Ho lo spoiler. Con quel gol Billing ci ha ridato il ciolito. Ma l'avrei voluto il gol del ciolito, ma io non lo so se l'amico Benelux mi pare che sei quello che tifa per il Milan, se non sbaglio, e quindi su Okafor ne sai più di noi. Se ci dici che cazzo magna Okafor, più sta più ingrassa, non possiamo saperne. Mark dice che ha 3 ernie lombari. Mammaro caro. Il ciolito. Nicca, giusto che non lo so, pigliamo colpi freddi e ci bloccammo che a 40 anni, che Okafor, che 3 ernie. Signore, arriva Politano, uno dei più odiati della squadra dai tifosi di X, di Twix. No, è mica noi, è da quelli che insomma. Politano è un cavallo, ragazzi, è un cavallo. A 32 anni correre così tanto, è un cavallo. Ora se ci avete fatto caso, quando è entrato Neres al suo posto, gli ha detto tu devi fare preciso quello che fa Politano. Ma non è come Ma non è come i cavalli. Com'era? Era in una scena di Febbre da cavallo che si racconta il fatto della supposta di Cayenne. No, quello è Totò Lascio Radù. Ah, sì, hai ragione. Come no? Sta entrando Will Smith, voglio. A proposito di cavalli.
Sarà il segreto, sarà il segreto di Neres. Il cavallo si riconosce? Dal muso corto. Ci prepariamo già eventualmente all'anno prossimo. Arriva Ngong. Valerio, ma tu pensi che Allegri possa approdare a Napoli? Io penso di sì, perché ADL ce l'ha, sta fissa, l'ha avuta spesso e non lo so, non lo so che cosa succederà, perché poi di no. Vabbè, Post tranne la Conte. parentesi dell'anno scorso, ci ha sempre azzeccato. No, con gli allenatori sì, poi dipende da come la vuoi raccontare, dipende da quelle che insomma sono state, perché alcuni hanno detto che Gattuso è stato un allenatore sbagliato, alcuni hanno detto che Ancelotti è stato un allenatore sbagliato, allora veramente dipende da come la vuoi vedere. Per l'allenatore io non lo so, sono curioso, sono curiosissimo se poi dovesse essere Allegri, di studiarmelo e di capire se l'anticalcio è veramente anticalcio oppure se poi te lo vai a vedere c'è dell'altro. Di sicuro non è un allenatore che è stato cercato molto da altre squadre, questo lo dobbiamo dire, perché era libero, era a spasso e nessuno se l'ha. E nessuno l'ha cercato, certo. Raspadori. A me non dispiacerebbe. Ma ti dico la verità, neanche a me. Non mi dispiacerebbe. Sa valorizzare i giovani, sa far girare la squadra. Certo, è un... Sa anche rovinare Vlahovic. Che poi non si è ripreso più tanto. No, arriva Lukaku. E dopo il mister... Ma che gol che ha fatto oggi? Lukaku, esultanza rabbiosa, Ha fatto bello, proprio sono a felice dire per mi lui. avete criticato, ma oggi ha fatto un gran gol. Mi ha dato quella sensazione là. Dici, si tenesse una palla in profondità ogni tanto, io lo facevo. E diciamo che secondo me... Ma lui ha giocato come voleva Conte. Ha speso la mazzetta proprio perché il gol, Lukaku. Ha detto che o do o non la faccio più. Nando, grazie a te, grazie che siete belli, che dite grazie di tutto, grazie a voi che state qua con me invece di stare dove dovete stare, davanti alla TV, così, per me questo è commovente, raddoppia tutto. Valerio, ascoltarti tutti i giorni e muovere il piacere di parlare con te. Infatti mi si è realizzato un sogno, io che lo seguo, guardo tutto. Io ti ho detto che mio figlio adesso è in giro, perché anche lui ti segue spesso. Attenzione, sta entrando il maestro, signore. Sì. Il boss. Mentre entra Conte ne facciamo entrare un altro. Ah no, stava là e non l'ho fatto entrare più. C'avevo uno sotto in sottofondo. Eccolo. Scusate fuori la porta. Conte. Condo. Io c'ho Teresa perché si è addormentata con la maglia del Il Milan di Napoli. Allegri. Infatti non lo so se poi il passaggio là poi lo ha fatto cambiare. Non lo so, sono curioso e sono in attesa. Ci pensiamo da domani. Però sinceramente questi allenatori come Spalletti, Conte, che vanno via e non danno continuità al lavoro che hanno fatto, non è bello per noi. Perché tu adesso rimani con il dubbio. Per esempio Spalletti fosse rimasto, che fossimo fatto? Infatti. Conte fosse rimasto, cosa faremo? Ti viene il dubbio che Spalletti sì. abbia dato tutto invece e che magari non poteva fare di più? Ma io però questo al primo anno, io ci sto ragionando, questo al primo anno, pigliami, Hai capito? Ha fatto quello che ha sempre fatto, tranne in Inghilterra col Tottenham. Lui dove va prende e vince. Ti dico una cosa però, molti tifosi del Tottenham sono orfani di Conte. Cioè, il mio collega d'ufficio che è proprio tifoso del Tottenham. De Laurentiis, figlio capitano, stiamo già partendo De Laurentiis senza Di Laurentiis. Madonna, che figurello.
Vabbè, dai, abbiamo capito, l'ha venduto la Juventus. Dai. Capitano, grazie, come umano lei. Di Lorenzo c'aveva un po' con lo sguardo del Kid vivo, però. Il sorriso un po' con denti stretti. Vabbè, dai. Comunque chi è il Clementino? Due ce li ha portati, ragazzi, 2 ce li ha portati. Oriali, quanto è bello! Sempre bellissimo, Oriali. Valerio, mi fate grippare questa cosa. Adesso vado a dire a tutti, Oriali quando è bella, la gente non capisce. Ma che è bellissimo, Oriali? Ma quando io seguo quello che dice Valerio, Oriali, che quando è bello Oriali, la gente non lo capisce. Ma ci siamo. Non si può dare uno stipendio solo a lui, anche se se ne va via Conte, ce lo teniamo Oriali, perché no, una figura così potente, carismatica ed esperta come Guido Gentile. Ragazzi, ma voi ve l'aspettavate? Io sinceramente lo vedo e non ci credo. Io non ci credo. Ho visto una foto l'anno scorso, prima di inizio del campionato, in cui faceva vedere la vittoria dei 50 scudetti nei prossimi 50 anni e dava il Napoli vincitore di quest'anno. Lì l'ho presa a scherzo e ho detto il Napoli vince quest'anno, ma mai me l'aspettavo. No, e intanto siamo la prima squadra nella storia della Serie A che l'anno prima è arrivato 10° e l'anno dopo ha vinto lo scudetto. L'ho detto pure io. Ragazzi, da qua al 2060 arriveremo a 9 scudetti secondo quell'immagine. No, io ho 50 anni. A già arrivare a Morgan mi fa 2 stelle un po' sul petto. 2 stelle ci va un potere mediatico. Io mi accontenterei di una. Vabbè, andiamo per 2 per avere una. Vai. Guido, hai finito di piangere? C'è Guido, ciao Guido. Che bello. Buonasera amici. Buonasera. Amici bellini. Buonasera Valerio. Sì, poi tornerò dopo. Lo scorso weekend è stato un weekend di emozioni un po' deludenti, Valerio. La Ferrari ha fatto una prestazione opaca in casa. Sinner ha perso la finale dell'Internazionale d'Italia, però tornava dopo 104 giorni in attività, e il Napoli ha fatto una prestazione opaca a Parma. Però si apriva questa settimana densa di emozioni, con l'addio alla panchina di Ranieri, bellissimo come momento, gran signora. Una settimana che ha visto l'addio al calcio giocato di Dries Mertens, non ce l'aspettavamo così commosso, lui che è sempre guascone. Segnerà l'addio al calcio giocato di un grande campione come José Maria Callon, che non è andato a fare le marchette in Cina, anche di peperona, ma il grande almanacco sportivo, direbbe. Sono pochi rispetto a tutti quelli che ho. Un gran film. Però si finisce qua. E poi vai a leggere non il bilancio, ma chi ha vinto il campionato. E il Napoli ha conquistato il 4º scudetto della sua storia. Ha superato la Roma, che ne ha 23, ha doppiato la Lazio. Prossimo che dobbiamo vincere a breve. Abbiamo vinto più scudetti di Roma e Lazio messi insieme. La capitale ha un potere politico enorme, questo fa capire anche quanto è sbilanciato il campionato. Allora, siccome mi aspetto e mi divertirò da morire, mi tolgo subito la freccia avvelenata. Mi ricordo benissimo, io alla fine dello scorso campionato non ci credevo, ho detto non si passa da 53 a 88, 89, quanto serve vincere lo scudetto. Con la chat dei poeti estinti, noi eravamo partiti da una base di 75 con qualunque allenatore. Conte è andato 82, però ha vinto uno scudetto inaspettato prima del previsto. Tra l'altro, onestamente, lui diceva che serve un percorso, servono delle tappe, non si possono saltare delle tappe. E l'ha saltata. Mai errore fu
più bello, penso, per tutti voi. Però nel corso del campionato non è che uno non se ne è accorto, me ne sono accorto quando? Proprio la partita che mi avete continuato ad attaccare, che è stata Juventus-Napoli. Le due partite chiave per me sono diametralmente opposte. Juventus-Napoli, una partita che ci vedeva nettamente in svantaggio per tanti punti di vista, e non l'abbiamo persa, era fondamentale non far scappare prima di tutto con la testa la Juventus, e la partita con la Roma dove tu hai detto lì è mancato qualcosa di una squadra che aggradisce il campionato, lo va a vincere, c'ha qualcosa in più rispetto agli altri come tecnica, come testa, come voglia di vincere, come coraggio, e infatti il Napoli poi ha battuto in testa alla fine, aveva più di un match point che ha sprecato, quindi alla fine ho visto. Però insomma abbiamo sbagliato la scorsa estate, che non abbiamo, Conte si dimostra implacabile. Avevo detto se viene a Napoli viene perché deve diventare leggendario, perché lui continuerà a vincere scudetti nelle squadre più forti dove la società gli rende il gioco facile, con la squadra e la rosa più forte, con la società che lo protegge 2 volte Marotta in Italia, e no, è diventato leggendario. Onore a lui, al suo staff, ai ragazzi. Hanno vinto uno scudetto meritato. Il Napoli non è la squadra tipica campione d'Italia, ma un po' come la Tartaruga e Achille. Io credo che l'Inter abbia peccato un po' di presunzione. Tanto il punteggio è basso, li raggiungiamo, la quota scudetto è bassa, li raggiungiamo oggi, li raggiungiamo domani, dopodomani. È finito il campionato e non ha raggiunto il Napoli, è incollato a un punto. E non è certo un demerito di Conte se il Milan forse ha troppe teste, non si capisce qual è la strategia, perché il talento c'è, e quindi dall'inizio ha nominato la stagione con Fonseca, lapsus questo freudiano. Non è un errore, è una colpa di Conte se la Roma, la Juventus, tante società hanno fatto degli errori strategici e hanno reso deboli gli antagonisti dalla prima UEFA Champions League come le altre coppe, con la nuova formula che sicuramente era una variabile che però io avevo detto toglieva energie, comunque non ti dava quei parametri rispetto agli altri anni, no? Perché è tutto nuovo in fieri. Napoli vince uno scudetto inaspettato che rompe la tradizione. Questo dovrà essere veramente una base di partenza della società che non ha una mentalità vincente, l'ambiente che non è una mentalità vincente. In parte ce lo ha Conte, probabilmente ci ha salutato, tranne miracoli societari, cioè. Però dimostra che chi ha una mentalità vincente vince. Sembra una banalità, e il Napoli vince con una cultura che spezza di nuovo tante cattiverie, volgarità, luoghi comuni, l'arte di arrangiarsi, l'imbroglio, tutte queste cose che poi in realtà non sono l'appannaggio della gestione della Lenz, tutt'altro. Col lavoro e col lavoro. Non è la squadra più market, è la quinta come valore della rosa. Uno può prenderlo per buono o meno, però non prendi una valutazione di un singolo giocatore, ma di tutto il campionato. Neanche come Montecaggi, non so se il quinto o sesto. Anche questo spezza molta narrazione, perché non è la classica società che ha un fondo, grandi disponibilità. Considerate che la holding che è a capo del Napoli è molto residuale rispetto all'universo Filmauro, cioè da Filmauro è il 94% della società sportiva Calcio Napoli e poi il resto del ramo delle aziende. Questo è un po' un controsenso rispetto a quello che ormai è il calcio moderno. Però, e concludo, Valerio, nella vita c'è sempre un ma. Questo personalmente è lo scudetto più brutto, non ti senti, più triste, più squallido che io ho vissuto. La juventanizzazione di questa società è completa. Attenzione, non mi mettete al pari di determinati personaggi, non perché io sia meglio o peggio, proprio abbiamo un altro orizzonte di vita culturale, di compostezza, non abbiamo manco le lettere dell'alfabeto uguali in comune per il mio nome, eccetera. Non è perché Conte è juventino, è una questione proprio intellettuale. Una mia amica una volta disse: Guido trasforma anche le riunioni di condominio in una sfida intellettuale. Mai uno scudetto nel Napoli, e spero che non succeda, è stato accompagnato da una tale
cattiveria, l'ha detto anche Conte, no? Voi diventate cattivi, polemiche infinite, prima, durante e credo anche dopo, fino anche una volgarità crescente, una cosa stomachevole, che non sporca minimamente il risultato sportivo e questi straordinari ragazzi, minimamente, è un fatto ambientale. Allora concludo, mi viene in mente una frase di un film, perché tutto quello che stiamo vivendo, che avevo nella testa da settimane, poi per colpa di Giovanni, che mi odia, mi mandò un link in questi giorni, l'ho visto, non cito chi, non faccio manco soprannomi, ho detto cavolo, questa frase è proprio quella giusta. Vale, consentimi, ti prenderai un sacco di dislike. It's not binary, you can be decent and gifted at the same time. Non ho capito niente perché ti sei bloccato sul finale. Is not binary. You can be decent and gifted at the same time. Ah, ok. Questa capitela. Questa se non la capisco, non la capisco. Ma quanto sono stati cinematografici i 2 gol del Napoli di stasera? Bellissimi. Sulla partita, una partita bellissima. Che bello aver concluso così davanti al proprio pubblico. Ha giocato bene, con coraggio, con qualità, un grande primo tempo, con azioni, nonostante il Cagliari non è venuto a fare passarello, un gol spettacolare. Secondo gol al vecchio Lukaku, quando aveva potenza, velocità, forza, rabbia, precisione. Una partita proprio bella. Massimo, cioè, concludere con questo ruggito da leone. Prego. No, volevo dire, il passaggio, scusa se ti interrompo, ma il passaggio verso Lukaku è stato o non è stato di Rachmani? Sì. Sì. Rilancione, non lo so se vale come assist perché sono passate un po' di passi, però, potrebbe essere. Però è bello vedere che anche i lanci di Rachmani hanno McTominay la palma come giocatore dell'anno del Napoli della stagione di Rachmani per tante ragioni. Ha fatto 38 partite su 38, tutte di altissimo livello, guidando sia lui con Juan Jesus come Buongiorno, poche sbavature. Il Napoli ha costruito con questo scudetto sulla difesa, ha superato il record di Spalletti, 28 gol subiti, 27, perché mai una squadra aveva vinto uno scudetto con una quota gol così bassa, 1,55. Mai tranne una quota così bassa scudetto, ma Milano vince con 65 gol fatti e poi 69, non 59 come il Napoli. Quindi ha costruito sulla difesa. Chiaro, McDominay è quello che si prende, oltre che gli applausi, i riflettori, no? Stiamo parlando di sfumature di gusto personale, ragazzi, non è nessuna bocciatura o palma d'oro, eccetera. Però io se lo dovessi dare veramente Rachmani, e considerate che ha concluso il campionato con solo 2 ammonizioni. Anche questo, cioè comunque una stagione molto pulita, non solo regolare. Oggi a un certo punto era un po' nervoso nel primo tempo, ma ti stai giocando uno scudetto, è vero, cambia tutto tra arrivare secondo o primi. Però McDominay è stato l'imprevisto, forse anche... vedi, poi ti torna indietro se sputi in cielo, no? Ci hanno sfottuto determinati personaggi che era un acquisto sbagliato, l'affare Light. Voi mi chiedeste com'era, ho detto ma questo mi sembra un ragazzo che c'ha gamba, questo è uno che deve andare a concludere. Qualcuno mi attaccherà, ma non ho portato tra l'altro male, ho detto io non ci credo quest'anno lo scudetto, meglio, abbiamo vinto. Su McMonaghy credo che sia il suo record, non solo in doppia cifra, non ha mai segnato così tanto, e il gol di oggi in semirovesciata, insomma, togliendo il tempo al portiere, no? Perché è vero, decimi di secondo, no? La velocità di esecuzione nel calcio, soprattutto nel calcio moderno, è tutto. L'ha fatto le prove già la scorsa partita di questa. Guarda, io non sento niente, voi mi sentite? Sì. Fammi un cenno con la testa. Sì. Ok, allora volevo salutare Guido, Tore e tutti gli altri ragazzi, un bacio a tutti perché adesso scendo, vado a festeggiare un po'. Grazie a tutti, davvero grazie a tutti, ce l'abbiamo fatta, e ricordiamoci sempre che la storia
la fa chi vince, che arriva secondo, la può solo leggere, visto che a Milano stanno provando a sminuire la vittoria del Napoli. Tanto per cambiare. Vale, posso fare una dedica? Ciao Fabio, sì, vai Guido. Io il più scudetto, se permettete, me lo tengo, perché ero un ragazzino, mi ricordo tutte le telecronache, Ciotti, Ameri, le partite che ho visto al San Paolo, me lo tengo tutto. Chiaramente non è solo mio, come emozione. Il secondo me lo tengo, ma è a metà, perché il 1 maggio 88 comunque mi hanno tolto metà del cuore, eccetera. E quindi come la splendida metafora che ha usato Valerio su Lukaku quest'anno, per quanto io possa gioire, è sempre un cuore dimezzato per quel dolore. Il terzo è tutto dei bambini, degli anziani di cui non c'era più, e quella era la mia dedica. Io oggi voglio fare questo scudetto, mi tengo lo 0,0000, una piuma, un pulvispero atmosferico. Io vorrei dedicare questo scudetto a tutte le persone, guardate che dico persone, non tifosi del Napoli, bambini, donne, anziani, tutte le persone che nella vita hanno subito un'ingiustizia. Questa è la mia dedica di questo scudetto, soprattutto a quelle persone che hanno subito un'ingiustizia e non hanno fatto in tempo a vederla poi ripagata. Bello Guido, bello. Ci aggiungo il messaggio di Gaetano che dice: 2 anni fa non ho potuto godermi lo scudetto perché allettato dopo un intervento. Oggi è come se avessi goduto 2 volte in una. Un ringraziamento a tutti per queste bellissime emozioni. Grazie Gaetano per la tua testimonianza. Insomma, ci sono storie che vanno condivise e saranno tutte le più diverse e più disparate. Ci unisce questa possibilità di gioire tutti insieme a distanza poi planetaria. Sì. Se ti ricordi Valerio, verso l'inizio del campionato, a un certo punto citai, no, il famoso film dello scudetto, che non abbiamo recensito per tante ragioni, e io ti dissi questa cosa, sarà difficile andare a ritrovare, tu fai 372 video al secondo, quindi non mi ricordo, però abbastanza all'inizio, io dissi: Vale, cinematograficamente ne abbiamo già parlato in privato, no? Però io ho capito vedendo questo video una cosa, che noi dobbiamo vincere, dissi questa cosa, ma non fra 30 anni, proprio subito, noi dobbiamo vincere, ho capito che noi dobbiamo vincere e vinceremo prima dei Lakers, abbiamo portato bene. È vero che la preparazione è stata diversa, no? Perché non avevi la certezza, è bella, cioè io ho capito proprio vedendo quel video, ho detto: il nostro destino è che noi dobbiamo vincere, cioè non c'è proprio possibilità di errore. Per me sarà particolarmente godurioso perché avrò festeggiamenti in giro per l'Italia, il mondo, eccetera. A partire devo, e non me lo sono dimenticato, quanto prima una sera, una cena con Rita, perché gli devo una pizza o quello che è speciale, e quindi i miei festeggiamenti dureranno dopo lo scudetto parecchio, ho detto. Però io mi ricordo questa cosa, ti dissi io abbastanza presto, ecco, adesso ci sono tante nuvole sul futuro, non fosche, no? Di incertezze sul futuro del Napoli, che deve svecchiare la squadra, però che serva da lezione che determinate figure professionali sono non solo fondamentali, ma fanno fare salto di qualità, che la mentalità vincente si costruisce con la mentalità vincente, non con i piagnistei, stando appresso a determinate persone, cioè deve essere veramente un bel pilastro pianto avanti e non si torna indietro, incominciamo a costruire, poi non vince tutti gli anni, però la mentalità vincente la costruisci con passaggi fondamentali. Ogni anno puoi aggiungere un gradino, non necessariamente quel gradino che ti porta a vincere tutti gli anni, ma che ti porta a essere molto vicino e non dover aspettare. Noi facciamo visto che io te lo dico spesso, non sempre si capisce, e a volte per la tua connessione abbiamo anticipato Maradona, abbiamo fatto questo non può fai fa. Sì, non può fai fa. No, vai male tu. Se ne giù. Vai male tu, perché se un po' la connessione, un po' è sibillino perché una cosa la dice, una cosa non la dice.
Jimmy Dindondero qua, Gianni Dindondero, ha capito cazzo papà anche l'acqua, non ha capito assolutamente niente di quello che hai voluto dire. Quindi ritorna e spiega perché non era assolutamente frecciatino nei confronti di Conte, anzi era proprio il contrario, ti sta parlando della mentalità vincente, ti sta parlando dell'ambiente circostante, che invece nonostante uno stava cercando di fare delle cose che andavano oltre l'imponderabile e le difficoltà, ti mettevano i bastoni tra le ruote e l'hanno fatto per tutto l'anno, proprio tutto al contrario. Quindi io chiedo in ginocchio a Guido Gentile di la fibra lui ce l'ha, lo so che voi mi avete scritto vedi la collezione, purtroppo ce l'ha, penso sia un problema di computer, ma capi, ma di essere mi ero anche zittito perché volevo sentire il finale del discorso. È come quando guardi un film e poi arrivi alla fine e non vedi la fine. Guido a Conch non ha capito niente. Dicevo che l'epoca d'oro Maradona, facciamo terzi, primi, secondi e primi. Vincere uno scudetto non ravvicinato così è un segnale forte. Infatti penso che la Serie A sarà particolarmente indigesto, lasciando da parte la storia, perché poi non è vero che non è mai successo, a parte le 3 strisciate. L'ha fatto anche il Bologna, in 6 stagioni vinse 4 scudetti, 2 di seguito, poi Ambrosiana Inter, di nuovo il Bologna, Ambrosiana Inter. Già Però li vincerete fra 35 anni. Sì, credeteci. Chiaramente detto, una società diversa, più piccola, non può vincere tutti gli anni. Però questo, io dicevo, aspetto che succeda. È diverso perché ha un valore estremamente dirompente per come è avvenuto, per come si è sviluppata la stagione, perché tu hai indebolito la rosa da un punto di vista economico, non ha segnato il scudetto. È arrivato alla fine del mercato, quindi tutte quelle settimane il Napoli si è allenato con giocatori in meno, no? E non è da poco, e credo che quello sia uno degli elementi che ha fatto scalare Conte. E ci sono tanti elementi che però non devono diventare la regola, che tu indebolisci costantemente la squadra, che sono importanti e devono far parte di quella mentalità vincente che inizi a costruire, anche perché il messaggio qual è? Allenatori, qual è il messaggio, mannaggia? Giocatori, che noi non ci stiamo appresso. Il punto è questo almanacco, ragazzi, vince, cioè a Napoli puoi venire e puoi vincere, non è che vinci per forza, non è, nessuno ha la certezza, manco il Real Madrid quest'anno ha vinto granché, no? Però non è più stiamo facendo cose, no, a Napoli si vince e si vincono anche gli scudetti, questo deve essere il messaggio, molto forte e chiaro, e poi ci devi costruire adesso qualcosa di più corposo, perché se è andato bene un certo tipo di gestione aziendale, non parlo dei conti a posto, di un certo tipo di figura professionale, non è che è la regola, perché il calcio sta andando verso un'esasperazione di professionalità e diventa sempre più ricco. D'altronde Guido Gentile, fermati, non si capisce niente. Ti ho fermato perché il messaggio dell'amico ha completamente frainteso tutte le tue parole, completamente, a meno che non le ho fraintese io, perché io non credo che tu hai voluto dire che lo scudetto è il più brutto per le frecciatine di Conte. Io non credo, ma ho capito male io o ha capito male l'amico? E se ha capito male l'amico, ti volevo dare l'opportunità di non far passare un messaggio che è il contrario di quello che hai detto tu, per una cosa così. Dopodiché in questa sede il 23 maggio ho deciso che se non riusciamo ad avere una comunicazione bella lineare così, i tuoi interventi diventeranno registrati, non possiamo più farlo live perché soffro da morire, che la gente non capisce effettivamente quello che vuoi dire nel profondo, e vado in freva perché si rubano solo le tue cose, i dati, le cose così, le stravolgono completamente e ne fanno il cazzo che vogliono. Di conseguenza diventerà un tipo di comunicazione che noi registriamo con dei video specifici e andranno dove dovranno andare. Guido Gentile. Il dialogo è tratto dal film di Danny Boyle, Steve Jobs,
che è straordinario, ed è l'ultimo incontro che hanno Steve Jobs, il suo grande programmatore, che gli chiede di riconoscere il valore al team dell'Apple 2. Stanno strombettando qua. È chiaro che Guido si blocca e io vado con la non festa. è bianco e nero. Ah, mannaggia. Come mi senti? No, non ti sento più. Però già Guido è difficile, se ci mettono pure una festa in piazza. Guido, non è il momento, mi dispiace, non è il momento perché non abbiamo la connessione adatta così. Recupereremo tutto e spiegherai. No, provo con la Ragazzi, ma perché ve la pigliate con i juventini, poverini? Quelli ti fanno per noi stasera. Daniele, gira, fammi vedere. È morto così. Ha girato completamente. Momento di caos generale che mi faceva piacere, aveva senso logico. Ci sta. Oh, intanto al Duomo stanno festeggiando sotto la Madonnina. Sì? Che soddisfazione. Ah, ma i napoletani? Sì, ha fatto vedere adesso a DAZN che al Duomo è pieno di bandiere bianco-azzurre. Vabbè, una roba meravigliosa. Allora, Agostino, sì, anche a me piacerebbe. E io purtroppo, parlandoci poi tutti i giorni, io so, Guido, come la pensa. Sono purtroppo convinto che molto spesso non arriva bene il suo messaggio, perché tra una parola che salta o alle volte si billi, vediamo se è meglio così. Buongiorno. Col cellulare è meglio. Bentornato, Guido. Adesso azzeriamo tutto, non è un attacco a Conte, alla squadra, allo scudetto, al gioco, ma ai veleni dell'ambiente. Tanto è vero che Conte ha detto diventate cattivi, non è Conte che ha chiamato cornuti le persone, eccetera, le polemiche infinite, le frecciatine. La citazione di Steve Jobs è quando lui dice, e ve la traduco a questo punto in italiano, non è binario, si può essere decenti, puoi tradurre educati e geniali, gift allo stesso tempo. Allora, se ok, va bene lo scudetto del bilancio, i conti a posto e tutte queste cose, a me figura, siamo orgogliosi, ma si può vincere uno scudetto anche con classe, senza insultare i propri eroi, senza insultare i propri tifosi, senza chiamare alle armi determinate cose. Questo non l'ho visto negli altri due scudetti. Abbiamo intravisto questi brutti semi, ma solo alla fine nello scudetto di Spalletti. Ecco, si può essere decenti e geniali allo stesso tempo. Questo era il senso del messaggio. Non era rivolto, mi spiace questa unione, né a Conte, né ai calciatori, né a Valerio, né ai tifosi, ma a un ambiente che ha intossicato l'ambiente. E permetti, io devo avere il diritto di essere coerente con me stesso. Non impongo nulla, se una persona vuole essere maleducata ha il diritto di esserlo per quanto mi riguarda, anche se si professa di sinistra, ma io non amo essere maleducato, non amo insultare le persone e voglio vincere con classe. Posso rivendicare il diritto di essere coerente con i miei valori o non solo perché una persona si arrabbia, eccetera, eccetera. No, permettimi, chiunque sia di queste persone. Quindi se adesso te l'ho spiegato meglio, ho detto lo capisci, e siccome come dice Valerio poi ci prendono in prestito, questa è la mia idea, perché si può essere vincitori con l'onore, insomma, anche degli avversari, ma soprattutto con rispetto di un certo tipo di valori che per esempio trasmettono persone come Mimmo Caratelli, che sono grandi maestri di giornalismo. Io non ho mai sentito questa gente insultare qualcuno, e ne hanno visti di torti e di sconfitte, di situazioni anche non strane. Non è che hanno vissuto solo anni d'oro, però ho detto è una mia idea, posso essere coerente con me stesso, non ci mancherebbe, ho tutta la mia vita la costruisco su questo, se no avrei fatto altre scelte più facili, punto, fine. Voglio sentire i vostri commenti, spero che adesso sia più chiaro. È chiarissimo. Non c'entra niente il calcio, l'ho anche premesso, il gioco, la palla dentro, la palla fuori, lo spettacolo, cioè questa è una questione di educazione, una questione culturale che è un po' diversa. E adesso è chiaro.
prima non era chiaro, evidentemente. Forse non per tutti, ma in generale. Ti consigliano tutti sempre di collegarsi col cellulare, perché a quanto pare è meglio. Decisamente sì. Ah, però lui non ci sente, dice, giustamente, perché potrebbe essere questa poi il caveat. Il caveat che noi sentiamo a lui. Adesso recupera, però se recupera così c'è quel ritardo probabilmente della live. Ma va bene così. Decent at the same time. In sintesi, se metti i calciatori solo per caratteristiche possono rendere solo se fisicamente al massimo il campionato di opportunità, come si fa? Allora, non riusciamo ad avere un finale logico, ma va bene così. Io vi abbraccio, vi bacio, vi amo, perché mi vado a godere le immagini e tutte le cose. Abbiamo vinto il 4º scudetto. Non ci posso credere, non ci posso pensare. I can't believe it. I can't believe it. Please. And we Don't did wake it. me up. And we fucking did it. Yeah. Ringrazio Pino e chiedo scusa a Teresa. Così, a prescindere chiedo scusa. Non lo so, a prescindere chiedo scusa, perché le nostre compagne sono sempre meritano sempre che noi chiediamo scuse preventive. Ma lei ti ascolta con molto gaudio, posso aggiungere. Lei è molto contenta di sentire anche le tue live, quindi... Ed è un tesoro. Sì. Grazie mille Pino, un bacio. È stato un piacere. Ciao a tutti e forza Napoli! Sempre. Giuse, grazie mille per il tuo intervento, ci hai fatto vedere pure un po' di immagini. Alla grande, l'avevo mutato perché poi stavano entrando tutta una serie di cose, tutti gli amici. Tore, ci dobbiamo mettere a lavorare. Yes, io sono avvantaggiato, la mia è a Bologna, torna lunedì, quindi ero da solo a godermi la mia pazzia. Ok. So, from London, it's all folks, to you. Ciao, grande Tore Falang, il gigante Tore Falang. Se rismuto Guido la richiesta, lui la accetta. Ci riproviamo. Perché le nostre esatto. meritano sempre che noi chiediamo scuse preventive. Ma lei ci ascolta con molto C'è un po' di ritardo e adesso tocca a lui. Quei collegamenti. Grazie, Pino. Siamo ancora a Pino, no, aiuto. Parla tu. C'è un po' di ritardo. Andrò a vedere cosa sta succedendo. Again, perché se aspettiamo poi che Guido così nel frattempo io leggo un po' di cose. Sta recuperando tutto il recuperabile. Grazie mille Agostino, grazie mille Rosaria, grazie Ivan. Grazie Dario, io non lo so se mi vado a fare un giro, potrei anche andarmi a fare un giro. Se il buon Guido è arrivato al momento, ci può fare il saluto finale, altrimenti ve lo saluto io. Esatto, -100. Grazie Luca. Con il -100 possiamo chiudere sul -100. È la cosa che poi... Là mi piace pure la sibillinità, che poi non è nemmeno sibillino, basta unire i puntini. Ultima statistica, il Napoli è la terza squadra in 30 anni a vincere lo scudo. No, sta ancora qui, ce l'abbiamo. Eccolo. No, non è Odissea nello spazio, no. Grazie dai, non lo so. Potrei anche... Lo chiudo con...
con questo saluto, perché altrimenti non ce la faremo mai più. Da New York, Valerio Fluido è tutto. 4 ore e 16 di live. Ce l'abbiamo fatta. 4 ore di live, perché 4 sono gli scudetti. E me la voglio godere ancora un po'. Ci saranno video da fare, cose varie. Molto bene, vedo un clima sereno, mi fa piacere. Allora, prego. Iwara. Guido dov'è? Sei lì. Prego Guido, comincia le danze. Vai. Allora, abbiamo finito, grazie e buona serata a tutti. Andiamo. No, vogliamo... Grazie a te Alessandro, grazie a tutti, e mi sono reso conto che giustamente quando si vince sono tutti in giro a festeggiare, mentre resterà Napoli-Verona la live più vista, perché con Napoli-Verona non c'era niente da festeggiare, ma c'era da incazzarsi e si volevano trovare i colpevoli, le cose eccetera eccetera. Mi sono reso conto che quando poi c'è da festeggiare, giustamente la maggior parte sta in giro, e quando vanno male le cose che si fanno più bisogno. Va bene così, forza Napoli sempre.